Amici, un saluto da Jacklin e Max, da Leo the Wolf e dal Tacchino che è presente qua. Viete vivo, è un bel Tacchino. Hai visto? Non ci bastava. Dai, vedi il lato positivo, non ho portato tutta la famiglia a tavola con noi, sarebbe pesante se portavo tutta la famiglia, sai com'è. No, dico, non ci basta Pomerania e cose. Ma è solo per oggi, questo è solo per oggi. Il Tacchino vivo, fra l'altro, con una fisica impossibile, perché se mi dite che questo è un tacchino reale non ci crede nessuno. Cioè, c'ha c'ha due colli, una terza gamba, non si capisce, ragazzi. Ciao mostro, letto di leone, mostro, grande mostro. Apprezzo il nome letto di leone. E con me c'è Lio e il Tacchino, dicevo, perché oggi questa tematica, il Thanksgiving, è una festa americana, esiste anche in Canada, è diversa, ma soprattutto anche noi che siamo qui in Italia, ma siamo cittadini dello spazio, come dico io quando giochiamo a Mass Effect, siamo grati a qualcosa. Per cosa siamo grati? Ma non dico a Dio, ma quello che volete. Uno può essere grato alla famiglia, uno può essere grato alla gallina, cioè uno può essere grato al fatto che GTA 6 uscirà forse prima o poi nella storia della vita. Lo so, mostro, io sto provando in maniera pulita a ottenere iscritti, io non vado a farmi spam, se vengono, però, detto, io aspetto a soldi Macarena, guarda, sono creato dalla tua esistenza. Sì, è vero, sentivo questa connessione, mi era sembrato che qualcuno mentre dormivo mi avesse strappato la costola per creare mostro, cioè leone, letto di leone, detto anche degli amici. Sì, esatto, quindi, salute. Sentirete oggi Lio che ringrazia per il raffreddore, vedete, oggi Haktung. No, va bene. Ciao Leonardo, invece la sua gratitudine invece è bella perché dice buon Pomerania e io aggiungo per rispondere gentilmente buona serana. È incredibile. Buon Pomerania, buona serana. Comunque, ripeto, vedi che io e Mostro andiamo d'accordo, guarda. È un bravo mostro. Ecco, parlando di tacchini, non ci stiamo dimenticando di un tacchino famoso. Tacchino. Quale? Ho paura. Un tacchino secondo i quali al posto in quel costume di tacchino ci sarebbe dovuto essere un becchino. Ma io mi ricordo il tacchino della WWE, che è vero che c'era il Gooper. Mettiamo in sound, sì, ho preparato, sono attivi. Leonardo, puoi usarli quando vuoi. I Godly Cougar. Sì, mamma mia, che nome indecente. Sì, ma ricordiamo che si prese la Chokeslam da Kane. Che Kane, vabbè, chi è che non si è preso una Chokeslam da Kane nella storia del wrestling? Divenne anche un campione della 24/7, cioè dai. Ma questa cosa me l'ero dimenticata, ma ti credo, guarda. Allora, stiamo facendo una missione legata a Grunt. Banana, ciao Raffaele, benvenuto. Guarda che bel messaggio oggi. Dicevo, per cosa siamo grati oggi? Se qualcuno vuole esprimere in solidarietà. Ciao Lorenzo, un abbraccio a te. Lorenzone, guarda, oggi abbiamo fatto. Oggi non siamo americani, non possiamo festeggiare il fatto di essere grati di essere americani, però possiamo festeggiare il fatto di essere insieme e anche il fatto che ognuno di noi magari ha qualcosa per cui è fiero ed è grato. Ad esempio, uno può essere la famiglia, può essere l'amicizia, può essere la fidanzata, può essere, nel caso di Lio, può essere la barista Mumu che gli offre sempre il latte gratis. No, gratis no, lo fa pagare 50 euro a bevuta, vero? Adesso mi dici io ti stronco, vero? Io? Sto cercando di sistemare questo per la luce. È così gentile, infatti. Altrettanto Jack, grazie. Bene, che bello vederti. Allora, alla fine io e un altro grande, quello è un gioco che voglio poi prendermi anch'io, Formula Legends. Ti spiego. Alla fine io e un mio amico, un altro utente del canale, ci siamo fatti tutti in sti giorni, abbiamo preso le offerte di Mortal Kombat. Li abbiamo presi tutti e tre, 10, l'11 e anche l'1. Tanto l'1 era 20 euro con tutti i personaggi. Ma a sto punto
a sto punto lo piglio. Non l'ho ancora scaricato perché non ho spazio, pesa 185 giga mi sembra, no, 167 libri, dove lo infilo, dove lo installo, cioè, non ce la faccio, non ce la farò mai. Allora, ma l'Inter non è un problema perché l'Inter è messa bene, nel senso che comunque può cadere ma poi torna su, nel senso l'Inter è come squadra. No, può cadere No, cosa aspetta, se perdevano la Juve e il Napoli era a rischio di eliminazione, e invece la Juve e l'Inter hanno vinto, l'Atalanta ha vinto, l'Inter è l'unica che ha perso delle 4, ma vabbè, comunque era quella messa meglio. No, Se non ho visto la partita, non mi aspettavo la sconfitta, neanch'io, Raffaele, devo ammettere che ieri ero su diretta Goal Champions League, quindi non c'era la roba di Prime, e allora non l'ho vista, non ho neanche visto i gol. Ma devo ammettere che mi aspettavo sicuramente una bella prestazione, anche perché il Liverpool ha perso 4-1, che è la più grande sconfitta in Europa della storia del Liverpool. Il Liverpool non ha mai perso così tanto, ragazzi. Spaventoso. Nel senso... era sul 4, se non mi sbaglio, la partita dell'Arsenal, che sto dicendo. Arsenal, sì, ha battuto il Bayern, cosa ne dice Leonardo? Ecco, Liara e Ida. Ragazzi, abbiamo un bel team, tutto femminile, ma non perché sono femmine, proprio perché mi servono le loro abilità, ragazzi, non è questione che sono maschi o che sono femmine, davvero. Pervertito. Ma no. Pervertito. Ma no, figurati, ma no, ma guarda che al massimo facciamo... E poi ha preso la canna di grosso calibro, voglio dire. La canna di grosso calibro una Sari, una IA in un corpo femminile e la nostra Che significa il VAR non può intervenire? Ma che significa? Ma che significa? Sì, e quindi insomma, diciamo che ho colto quest'occasione, visto che noi non possiamo festeggiare il Thanksgiving americano, chiaramente non essendo americani, di cosa siete grati? In realtà qua in Sicilia, tra molte virgolette, si festeggia nel coso, come si chiama? Alla base di Sigonella. In che modo? Ah, perché c'è qualcosa lì? Sì, la base di Sigonella è americana. Ah, vabbè, sì. Vabbè, ma non è per noi italiani da festeggiare, nel senso... Capisci? Dicono, è italiano, no. Però noi è comunque una festa che si può sempre prendere il meglio. Il meglio è il senso d'unione. Noi siamo insieme in questo momento. È una delle cose più importanti. Siamo insieme e siamo qua a chiacchierare. Io sono grato di tante cose, lo dico senza moralismo, sono grato del fatto perché io vedo sempre nella vita qualcosa di molto bello. Essere vivo è la cosa più grande cosa. Bello che i nomi dei... cioè il nome di qua su coso, su Mass Effect, tu Chang mi viene in mente cosa. Tatanka, sì. È vero, quello nativo americano. Io entro il 2, Jack, prenderò The Witch UK 25. Io ce l'avrei col Plus, ma non l'ho installato perché non sono soddisfatto degli ultimi giochi di wrestling. Ho visto proprio ieri un bellissimo video sull'evoluzione dei giochi di wrestling e come ha scritto uno nei commenti, non è un mio commento, dal 2003 al 2006 c'è stata l'apoteosi dei giochi più belli, dei giochi che, perché ti spiego, quando sono diventati troppo realistici sono diventati quasi dei simulatori, e si è perso molto. Invece con quella grafica lì, leggermente più giocosa ma già fatta bene, veramente, Smackdown vs. Raw del 2006 e anche i giochi del GameCube erano bellissimi graficamente, ma bellissimi. Conda che comunque non per male, ma dopo un tot è normale che i giocatori dicono cavolo, in Giappone fanno i giochi quasi simulativi, in altre parti del mondo li fanno simulativi, perché noi non li potremo avere? E quindi diciamo che c'è questa cosa qui. Sì, esatto. Però ripeto, secondo me, voglio dire, ovvio che lo stile americano è diverso da quello di un fare pro wrestling, che invece è molto più focalizzato sull'esperienza, dice, un po' più fantasiosa, ma bello. Comunque a me non piacciono quelli moderni come controlli. Ciao Simo, benvenuto. Ti faccio vedere anche te il tacchino, che poi questo qui sembra l'attrice che fa Firefly, la Morena Baccari, ma non è lei, è a casa mia, è una a caso. Un tacchino con 2 colli, incredibile, un tacchino potentissimo, però è vivo, il tacchino nostro è un tacchino vivo, tanto. E allora abbiamo approfittato della festa oggi in America per fare noi un po' di ingratitudine, visto che oggi si può essere grati di una bella giornata per stare insieme, non perché c'è qualcosa dall'altra parte del mondo, però ripeto, io l'ho sempre apprezzato una festa del genere.
Ha la stessa espressione il mattino quel tacchino. Sì, quel tacchino lì dice, ma sai perché mi ha messo sotto le spezie? Perché c'è un forno acceso? Perché? Perché? Va bene, c'era una scena di non so se era un cartone animato, non so se era Mucche Polo o una cosa simile. Ti stavo proprio chiedendo quello lì, Leonardo. Che faceva sta cosa. Sì, va bene, certo che puoi. Vabbè, Leo, sì, Leo, mi chiesto cosa. Leo, ce ne sono un sacco, basti vedere ad esempio cioè tra Rai o Mediaset o qualche volta la 7 con che Pollo, poi c'era Boeing, K2, cioè ce ne sono un sacco. Ce ne sono un sacco, hai ragione. Che mi piacciono, quindi non potevi farne proprio una che no, vabbè, ma quando si è fan del genere si piace un po' tutto. No, tutto no, in realtà ci sono i preferiti, però è normale averne tanti. Esistevano i programmi contenitori per ragazzi. Questa è una bella idea, ma anche MTV, ripetiamo quando l'abbiamo citata, anche MTV che aveva un sacco di roba. Ma difatti questa cosa purtroppo da quando ci sono nati sesti, sta cosa è veramente andata poi. Da quando sono nati Netflix e cose varie? Perché Netflix contiene tutto. Il problema nuovi vari testi, sì, okay. Il problema comunque anche di cose tipo Netflix così non è il fatto che c'è tanta abbondanza, però il problema è che è multitematico, una cosa come Crunchyroll, tu sai, vai su Crunchyroll e sai che ti vedi gli anime. Allora, il fatto non c'è altro. Allora, non è per male, ma il fatto è che mi sono accorto è che molti di noi che sono nati a fine, diciamo così, anni 90, primi del 2000, sì, si sono beccati un periodo in cui grazie Lorenzo, grazie di cuore, va bene, sono contentissimo anch'io che ti ho sentito oggi, che abbiamo fatto questa giornata tematica, quindi grazie di cuore. Lorenzo, un abbraccione a te, vai pure, vai tranquillo, io intanto vado avanti qua. Abbiamo i mutanti. Come stavo dicendo, di più è che siccome noi siamo nati in questo periodo, noi ci siamo beccati alcune delle serie più, possiamo dire, parlando di serie televisive, noi ci siamo beccati delle serie televisive belle. Ma secondo me ci sono sempre serie televisive belle, ci sono sempre in ogni epoca. Oggi ad esempio ce ne sono tante che hanno successo di serie. Sì, ma quelle di oggi personalmente non è per male, anche che noi l'ho viste. Però quelle di oggi non ti danno più quel vibe che ti davano. Beh, il vibe è diverso indubbiamente perché è cambiata l'epoca, sono d'accordissimo. Come ad esempio Serial Club, I Grani di Pepe ad esempio, che era una serie sulla Rai che era fantastica, era tedesca se non mi sbaglio, però era bella. Tedesca? Ce n'era un'altra che erano Due di cervello, una cosa del genere, ora non mi ricordo. Che cavolo, devo sparare dove c'erano due ragazzi che praticamente dopo un esperimento andato male diventavano dei super geni. Uno sembrerebbe una trama perfetta per un film di Jim Carrey, una roba del genere, ti immagini? Dico, una era no, dico una era bene e l'altra era in male, quindi c'era tutta sta cosa. Ah, figo, bella, il dualismo queste serie. Poi c'è, vabbè, a parte le serie quelle là, ad esempio Streghe o altre serie simili, come ti ho detto, noi siamo nati nel periodo in cui le serie per ragazze noi proprio ci conquistavano con un ma secondo me oggi c'è troppo elitismo, secondo me, anch'io ho i miei gusti, ma sì, certo Leonardo, me lo ricordo. Se c'era Xin che te l'avrebbe citato perché lei è una grande fan di quella serie. Cristina ancora oggi forse qualche cosa la fanno proprio su Iris. Ma se la cavano, Iris, cavolo, che canale secondario veramente. Sì. Poi ad esempio di recente io non so esattamente, ma so che su Sky o Now TV hanno aperto un canale
soprattutto di serie storiche, che so, tipo Friends, perché si vede che comunque la richiesta di vedere roba un po' datata c'è. Adesso non so cosa che hanno, però ripeto, esiste sta richiesta da parte della gente, ma perché? Perché non ci vuole di male. Non è che sempre il futuro è meglio del passato. L'unica cosa è che oggi, secondo me, è tutto un cavolo, commercializziamo un prodotto in una serie TV e lo fanno in maniera spudorata, tipo ti infilano un paio di scarpe ovunque, un marchio ovunque davanti agli occhi. Io me ne sono accorto già da ragazzo, me ne sono accorto quando vedevo Rocky 3, a un certo punto in Rocky 3 c'è un momento in cui praticamente c'è l'allenamento, a un certo punto la telecamera si abbassa verso la scarpa per vedere che è una Nike. Sì, ma noti. Il fatto è che il cosiddetto product placement, sì. Che oggi è molto esplorato, oggi non c'è più quella cosa di farlo in maniera intelligente, oggi proprio l'aveva spiegato ai tempi, l'aveva spiegato come si chiama, YouTube. Sì, ma non avevo bisogno di sentirmelo dire da lui, l'avevo già capito per conto mio, nel senso si vede, non è una cosa che... Ad esempio Big Bang Theory, non c'è una puntata dove bastardi ti fanno il placement sulla Xbox One sulla PS5 con Shelton che rimane così a decidere e poi facendo le domande agli amici vanno a citare uno a Nintendo Wii, l'altro che era la Switch non era ancora uscita. Non so. Comunque non sono sorpreso, nel senso è impossibile essere sorpreso. Poi cosa sta roba che esplode? Sì, Leo, però non è cresciuta tanto bene secondo me. Cioè sì, la TV di oggi è cresciuta. No, la TV di oggi io la evito come la peste, purtroppo oggi la TV, ragazzi, io non accendo, infatti come dico sempre io sul mio canale, non voglio sentire parlare di TV italiana, non me ne frega proprio un tubo, ma lo dico proprio no, come sai che allora è giusto, però rispondendo comunque a cosa Leo, si è cresciuta ma in maniera secondo me molto sbagliata. Allora ragazzi, ricordiamoci una cosa molto grave, l'Italia, da statistiche, è considerato il paese più ignorante d'Europa. È colpa di come siamo cresciuti, è colpa di come ci hanno fatto crescere. È il paese che meno... Cioè, una volta eravamo pari con la Grecia, o forse eravamo davanti alla Grecia. Ora siamo pure sotto la Grecia. E siamo il paese più analfabeta in inglese d'Italia, di tutta Europa. Sono statistiche vere, sono studi che hanno fatto. Ragazzi, è grave, perché noi tutto abbiamo sta cosa, tutto tradotto, tutto qua. E poi io ho conosciuto gente della Danimarca, questa ragazza giovanissima, aveva 20 anni, ti parlavo l'inglese perfetto, sua madre capiva l'inglese, perché? Perché mettevano le cose in inglese con sottotitoli in danese, o a volte anche senza sottotitoli, te lo impari, è una cosa che ti aiuta tantissimo, e non è che la Danimarca sia piccolina, non è grande come l'Italia, però non è un paese piccolo, adesso voglio vedere quanta gente ripeto, ma noi non possiamo continuare a pensare di essere i padroni del mondo quando abbiamo una popolazione che cala, 6 milioni non si confronta nemmeno con l'Italia, non si confronta nemmeno, però ripeto, cioè non si può pensare che siamo i padroni del mondo quando in realtà l'Italia è un paese in declino demografico, che però abbiamo l'ego di quelli che erano ancora il terzo paese al mondo, che è una roba degli anni 50. È follia. Queste cose, però comunque lo stavo dicendo prima, ma di più il fatto è che purtroppo c'è stata questa cosa che l'intrattenimento italiano, anche a causa del Moige. Cos'è? Ovvero della cosa per la censura nei cosi italiani. La censura da noi è molto grande, purtroppo. No, praticamente anche a causa del Moige, molti programmi che in passato avevano avuto un sacco di, diciamo così, fortuna, e che secondo me se riportati a qualche anno fa sarebbero stati belli da cosa, sarebbero stati belli da, cioè avrebbero potuto rendere la televisione italiana bella. Sì. Sono stati, e lo posso dire, sono stati eliminati per mettere programmi di una stupidità mai vista prima. Lo so, e ricordiamoci che il nostro grande problema in Italia è che abbiamo preso il peggio delle TV americane, abbiamo preso il peggio delle TV inglesi, abbiamo preso i reality
e sono diventati il main core delle reality e i talent show. I talent show possono essere belli se fatti bene, ma non che quelli ormai erano chiari che erano cose. No, ma io ci sono ancora purtroppo i reality. Programmi di una stupidità, faccio un esempio, programmi di una stupidità come Temptation Island. Quelli sono reality show. O la D'Urso o la Dulce. Ciao Matteo, mi metti moderatore? Se vuoi, sì, tanto per me non cambia nulla. No, non posso, no, occhio alle parolacce solo, non dire quella parola. Ok, però ci sono. Allora, benvenuto nella live, ok. Non bannare nessuno. Solita cosa, ecco qua, tieni, Leone. Jack, come ti stavo dicendo. Ciao Matteo, come va? L'ho preso ieri sera, Mortal Kombat 11, Matteo. L'ho preso, non l'ho installato perché non ho ancora spazio, però ho detto io lo prendo e poi lo gioco, perché non ho abbastanza spazio, come vedete, pesa più di 180 giga. Però sono contento, benvenuto. Guarda, Leone, prova a scrivere un messaggio. Leone, mostro, come vuoi, insomma. Matteo, no, non potete chiederlo così. Se volete, bisogna dire, aspetta, bisogna dirlo così. Per chi vuole si può lasciare like. Per chi vuole si può lasciare like. Grazie. Solo per chi vuole, non si può dire fai qua, fai là, non si può fare. Infatti, come dice Leonardo, sì, perché non diretto una persona. La persona vuol dire, ma va a quel paese, io non metto un like. Cioè, anch'io, se mi dicessero metti un like e mi fanno il mio nome, io direi, cavolo, per principio non lo metto. Certo. Ma arriva come tiro e ti cazzia dicendo allora li metti come moderatore a me no. No, io guarda che come tiro è moderatore, non ha neanche chiesto come tiro, l'ho messo presidente degli Stati Leoni. Siete gli Stati Leoni, che cavolo sto dicendo? No, dovresti farlo come se mai giochi a qualcosa come Robo Universalis o giochi simili. Sì. Ti crei gli Stati Leone. Ma a me piacciono gli Stati Leoni. Io ho provato un po', sono tornato sull'Europa Universalis 4, non l'ultimo, ma quello che avevo io, che è 4. E porco cane, ragazzi, pensavo che con la Spagna fosse roba easy, ma boia, non riesco ad andare avanti, non riesco a fare nulla, mi schiacciano tutti, sono tutti lì. Sembra uno di quei film dove c'è quel personaggio principale che è circondata da incredibili e giganteschi potenti, non so cosa dirlo, non so come spiegarlo, però diciamo che... forse hai capito. Quindi insomma, diciamo che mi sento quella sensazione lì che invece di essere io espandermi. Certo, sì, dimmi il tuo parere, suggerisci. Tanto qua si suggerisce sempre, mi fa piacere. Allora, tornando un attimo al discorso di prima che era iniziato con Leo. Ad esempio, noi avevamo, non so se ti ricordi Jack, su Rai 3 facevano TC Ragazzi. No, quello me lo ricordo poco, però. Però mi ricordo Art Attack che era geniale. Era bello. Art Attack era su Rai 2. Sì, però era una cosa geniale. Dico, ma cavolo, ma questo ti insegna cosa in maniera giocosa e non offensiva, non pesante. Perché oggi abbiamo tutte queste robe education, ma ragazzi, io non ce la faccio vedere queste cose della Rai. Avete mai visto roba Rai Scuola? Avete mai visto? Ma c'è una noia. Allora, io ti dico solamente che Rai Scuola o Rai Storia, io ogni volta mi vedo, sai quando fanno le cose quei giorni, ti dicono che ne so, gli eventi che capitano quei giorni. Vabbè, quella è una cosa carina per ricordarsi. Quello è bello. Sì. Mortal Kombat, esatto. Tu sai, volevo proprio dirti, mostro, che io porterò tutta la story mod. Adesso sto facendo una missione su Tuchanka, volevo però dirti questa cosa. Praticamente porterò la story mod di Mortal Kombat 9, 10, 11 e anche l'1. Quindi insomma porterò tutta la storia dei giochi che hanno la trama. Che poi ho visto che tra l'altro la storia non è cruda, tu non ci sono le fatality. Cioè l'hai visto quanto è soft la storia rispetto al gioco? Hai fatto caso lì Mortal Kombat? Cioè se giochi al gioco è crudissimo, ma la story mod è molto molto leggera. Solo che devo partire dalla PS3. Altrimenti non si può fare. Va bene. Comunque, hai azzeccato, infatti è una serie che mi piace con i Mortal Kombat, sì, mi diverte un casino, veramente, mi diverte tantissimo. No, comunque, allora, come stavo dicendo, ad esempio, su TG Ragazzi, era sto show per ragazzi, molto alla, possiamo dire tranquillamente, ai programmi, ad esempio, di Sabato Disney, non so se te lo ricordi, che su Rai 1 o su Rai 2 facevano dagli anni 90 ai primi del 2000
cosa si spiega la missione? Una sorta di sabato Disney in cui invitavano dei ospiti, dei ospiti, ma c'erano comunque anche i bambini. No, i bambini non li sopporto in televisione, quelle cose che non ho mai sopportato. No, ma erano comunque tutto. La stessa, allora, ti posso dire coso, come si chiama? TG Ragazzi. Oh, siamo andati alla zona nuova. Era una cosa simile, anzi qui qualche volta si erano pure inseriti la sezione dei videogiochi. Bello, davvero, c'era il videogiochi in TV. Il gioco poteva le battaglie a caso, sì, è divertentissimo. Cioè, voglio dire, è fortissimo. Però ripeto, questa missione è importante perché adesso fra poco dobbiamo salvare il destino dei Krogan. Non è questa la missione che salverà il destino dei Krogan, però la prossima puntiamo a farlo e sarà fondamentale. La prossima missione, ragazzi, deciderà dopo 3 giochi il destino di queste specie qua. Salute Dio. Guardate, ragazzi, Dio sta sopravvivendo al raffreddore per stare con noi. No, è che fai fare uno shotdownino. Seguite il buon Lio. Sto dicendo, il fatto è che poi c'è stata magari sta cosa e diciamo così quel programma aveva catturato quella sua parte, quella sua fetta di pubblico. Fu anche il primo che parlò di un evento particolare, ovvero quando ci fu l'eruzione qui, fu uno dei pochi programmi per ragazzi che ne fece un servizio. Ah, Muchacha, ma sì, lui è bravo, Muchacha, davvero faceva Muchacha. Ciao Ice, benvenuto. Allora, la vuoi sapere la cosa? Comunque benvenuto fra i mod, Leone, vedi, da me non c'è un problema. Lo hanno tolto perché secondo il Moice non dava, cioè non indicava il come si chiama, la giusta educazione ai ragazzi, perché secondo loro incitava ai videogiochi violenti. No, di videogiochi non ne avevano mai parlato. Ma non ne ha mai parlato, figurati, secondo me. Videogiochi violenti, ma figurati. Allora, vabbè, ma ripeto, vi ricordate la controversia di quel gioco? Ciao, Matteo, ho cambiato nome. Ho messo in lista di serie il pass di Tekken 8. Se mai cala, lo prenderò anch'io. Che lavoro fai? Non per forza ma io non posso dire, anche se però va molto sul privato, perché non posso raccontare, essendo uno che fa assistente non sociale, non è assistente, diciamo, assistente in famiglia. Sono tutte situazioni di cui non potrò mai parlare in live, capite? Perché sono cose private, non posso raccontarvi delle belle storie del mio lavoro, non ci sono belle storie, sono solo storie... È la vita, ragazzi, non c'è nulla di bello in queste cose lì, purtroppo non posso raccontarvi storie belle perché appunto sono sempre questioni private, si chiamano me perché vuol dire che ci sono delle situazioni che non sono tanto belle, quindi però ripeto, c'è sempre la cosa bella è che io lavorando a contatto con gli anziani imparo molto. Pensavo che facesse Rager, visto che la signora gli ha fatto trattare un cellulare. Ma vabbè, riparo anche roba, ma quello non è, ma quello tecnicamente quello è un extra. Praticamente tu fai il badante. O il badante o il... Posso dirlo in maniera quasi volgare, il badante che però non pulisce il sedere alle persone, posso dire che non è quel tipo praticamente di badante. Fai il coso, fai il... non l'aiuto infermiere, ma quasi No, non dentro le case di riposo, quello devi avere una certificazione speciale. No, dico. Diciamo, non è quello che assiste a livello infermieristico, io non potrei farla sta cosa. Lì devi avere l'OSS, cose varie. Non ho fatto l'OSS io, ho fatto altro, ho fatto il sistemista. Ciao Tazza! Dicevo, non posso fare l'OSS, io non ho l'autorizzazione. Che Tazza? Purtroppo. E quanto mi interessava, ammetto che c'è un periodo che mi interessava. Tazza, ciao. Chi è? Sento una voce. Simo. Ciao Simo! La tua certificazione è data a baffone. Ma io non ce l'ho proprio. Il problema è quello il mio problema, che io non ho la certificazione, quindi non posso fare cose troppo dove serve. E quindi è ovvio che non posso lavorare, che ne so, in posti. Sei osso? No, non lo sono, è quello il punto. È quello che non posso fare certe cose. Mi limito a fare quello che posso fare senza l'osso. Quindi no. Però vabbè, cioè se c'è da dare la mano, ragazzi.
dare una mano, ovviamente, con un compenso. Non è Ocelot, ma è cosa? No, Ocelot sono Big Boss, è vero. È Os Delgado. Os Delgado, sì. Mi si è incastrata Wakame. Comunque come stai, Tazza? Che bello vederti. Se no, pugno alzato. Pugno alzato non si dà, non si parla di anziani, proprio non c'è nessun pugno, guarda, assolutamente, ma se ce l'ha. No, basta che un vecchietto gli dice all'orecchio Fusco, no. No, gli deve dire. No, c'era una che i vecchi ogni volta quando che sono soldi li attiva. Vabbè, però voi dovete sapere che io non sembro, perché come vedete io non parlo mai di robe economiche su YouTube, ma io appena vedo soldi ho tipo gli occhi che mi si illuminano a forma di dollaro, per esempio come nei cartoon, che vedo i puff, vedo i soldi, mi si... No, bandiera rossa, non canto bandiera rossa. Mr. Crab di SpongeBob. Cosa dici? Vedi Mr. Crab di SpongeBob. Ah, ok, sì, ma infatti anche io appena vedo soldi mi si illuminano gli occhi, io lo ammetto. Io? Cos'era cosa? Era... Antonio? No, non è Antonio. Mr. Crab quando... non io, è Tazza che crede di essere negli anni 80, sapete Tazza va in giro con dei baffoni, va in giro col bacco e ovviamente quando si alza la mattina i suoi esercizi sono presente come si chiama quel ballo soviet, quello che si tengono la mano così e poi iniziano a dare calci? C'ha un nome. O il bazooka o il... No, bazooka no, non si balla così. Lo so perché ho visto degli anziani ballarlo bazooka, peraltro, che io l'abbia mai fatto là. Volevo dire che questo tipo di ballo l'hanno fatto anche nella famiglia Adams. Ah sì, veramente? Quando? In uno dei film, dei 3 film? Nel primo film. Cavolo, non ricordavo più. Quando torna Gozo. Fester? Quando torna Fester che aveva perso la memoria. Ok. Se io ballo mi serve l'ortopedico, guarda, si è messi bene tutti e due. Sto raffreddore l'avevo tosto, ma anch'io, Casa Choc. Esatto. Vedi, Tazza è il king del Casa Choc, ma quelli che noi chiamiamo i calcinguro sovietici. Sì, praticamente sì. Quelli da Covacciati e poi Io conoscevo solo il Sirtaki, che è quello greco, il Sirtaki. se sono balli tradizionali te li impari o te li impari. Quindi vedremo Lio che inizia una live facendo la capoeira ribaltato con la testa, cioè ti porta tutto il suo corpo e inizia a roteare mentre dà calci come il gordo di Tekken 8, Tekken tutti Tekken, il mitico Eddie. E dirà Eddie, a proposito Tazza, tu non hai visto la grafica di oggi, abbiamo il tacchino ringraziato perché è il giorno del ringraziamento. Il Sirtaki, sì, Leonardo, il Sirtaki è il ballo greco. Si è sconvolto mostro che dice vabbè, allora io volo nello spazio. E te puoi volare nello spazio, è bellissimo, pensa a te, bellissimo nello spazio, ragazzi. Adesso è uscita una notizia che sembra stupida ma in realtà è ufficiale, che si è indebolito il campo magnetico terrestre sopra il Canada e tutti quegli astronauti che vanno in missione, che girano tipo gli ISS che gira attorno alla Terra, ci sono dei pericoli. Quindi insomma non è proprio molto bello il fatto che c'è il rischio che la cosiddetta monnezza spaziale possa iniziare a cadere sul... Se deve cadere una monnezza, ce n'è solo una che vorrei che cadesse sulla Terra. Era monnezza spaziale. Vabbè, però quella la apprezzeresti anche tu, dai, non era monnezza spaziale. Vero? Ah, era una barriera, non una corazza. Ho sbagliato, mi sta picchiando! Oh, mi ha picchiato, mi ha dato un ceffone, mi ha dato. Uno sganascione. Ok. Ora metto regole per fare grande. Mettici la regola che bisogna ballare il caccia o il Sirtaki, dai, sono belle regole. Mi sono fissato qua. Quando sono fissato questa danza, non so perché. Ma Lolo Barriera non è che per caso mi riproduce nemici, cioè altrimenti nodo razziatori, Barriera la incenerisco. Lolo Barriera? No, non è pollo, Holo Barriera. Holo.
Mamma mia, ma è una missione inquietantissima questa. Questa te la ricordavi, Tazza? 2 audio super tosto. 3 baldistradi, 4 ego talmente gonfio. Cos'è sta frase? 1 essere hit. Ma cos'è la tua lista dei desideri di Natale? È la letterina che hai fatto Babbo Natale, Tazza. È la lettera di Babbo Natale, quella lì. La prima era essere hit, il suo sogno. Aiuti Kogan, sì, Conor McGregor, Jack, senti questa. Conor McGregor è stato sotto effetto di ipogiania per 36 ore. Ho visto come sarebbe la mia morte. Porco due. Ipogenia è tipo mancanza di ipogaina. Ah, ma che cosa gli è andato in ospedale? Gli è andato sta roba? No, penso che se la sia presa lui a casa. Ma non penso, guarda, non penso che Conor McGregor faccia uso di queste cose. Mi sembra uno che deve deve avere il fisico, ragazzi. Non puoi fare certe cose. Importante la cosa del fisico. Jack, tu non hai capito. Questi qua per riuscire a fare quello che fanno. Vabbè, Lesnar fu cacciato perché gli fecero un'ispezione e lui dice ma sono stati troppo severi. Cavolo, sono severi. Cavolo, ci sono dietro delle regole. Dico, per fare quello che fanno, qualche Berlina. Secondo te perché molti Festival Bar, dice lui. campioni WWE a sto momento non riescono nemmeno a restare in piedi? Vabbè, in passato, negli anni 80 e 90, purtroppo si sa che c'è stato un uso. Ma anche ancora oggi, molte di queste utilizzano di sostanze anche per sopportare il dolore, quindi. Vabbè, sì, è dolorito, sì. Vabbè, ma è stato ammesso da tanti. Jericho l'ha raccontata come funziona. Jericho è una persona onesta su quello. Non ha mai nascosto, non ha mai fatto il moralismo. Ciao Raffaele, che bello, sembra divertente. Ciao, no. E voi ragazzi, ve lo chiedo a voi ragazzi, Tazza è il suo primo ospite. Ma se lo facessi te verrei veramente, anche se secondo me sarebbe spaventosamente spaventoso. Il tuo interviste di Tazza. Partirebbe subito con la Red Army Choir, partirebbe subito con quelle musiche lì, conoscendo Tazza. Qual è la domanda? La domanda è la risposta. Pensavo ci fosse una domanda. No, la domanda ce l'ho io, ma un attimo che però c'è un Krogan che sta morendo. Una corruzione. Poi gliela faccio domanda. 4 signor Red, migliore. Signor Ted, va bene, preferisco Ed, ma Ted va bene. Da notare Allora, l'aspetto lista ospiti. palesemente. Sì? L'aspetto palesemente preso dalla xenoregina dei xenomorfi. Ma leggermente, sì. Leggermente No, leggermente, solamente quella corona là ossea che c'è sulla testa, quella specie di cosa. Anche i suoni da alieno. È un arachnid, non è un arachnid, infatti non è un arachnid, i arachnidi li ho fatti fuori, cioè non possono essere arachnidi. Cos'è sta creatura? Creano dei arachnidi. Vedi, avevo ragione a farli fuori i arachnidi, vedete? Ha tratto pezzi dei miei splendidi figli. Ah, ma perché lui sta parlando col corpo di questo, ma non è un Krogan. Questo praticamente lo sai che dovrebbero utilizzare, porca miseria. Il martello infuocato di Ma che bello quel martellone. Ovvero spari cosa inizia a caccare colpi di. Prendeva il potere solare, sì. I razziatori sono andati 6 pericolosi, esatto. Che belli ospiti, Tazza. Che c'hai te. Perché Jimmy Snuka vuole portare come ospite di Tazza? Cesare quale? Cesare ragazzi? Chi è quale Cesare? Scusate, non è per essere cosa, ma vorrei ricordare ai nostri signori che Jimmy Snuka sono quasi 2-3 anni che non è più tra noi. Allora è un'intervista silenziosa, non può fare nulla, mi spiace, cazzo. Intervisti uno morto, chiami. Io già sono contrario alle sedute spiritiche, già sono contrario perché secondo me quello non è una Tamagotchi, non Tamagotchi. Vabbè, se fosse quello con gli errori da correggere, dai, Tamagotchi, sì, io me li ricordo.
E poi se dobbiamo dire, i Tamagotchi sono stati praticamente i precursori, cioè i nonni di Nintendogs. di giochi come Nintendo. Sì, precursori. Tomodachi Life. Sì, secondo me però aveva una cosa brutta, le cose Tamagotchi era la morte dell'ovetto, purtroppo. Morivano. E ti spiace, secondo me dovevano rigenerarsi, non morire. Perché morire è brutto, ragazzi, morire, cioè, anche non c'è... allontanati aiuta a sopravvivere, ma aiuta a sopravvivere. Quelli che compravi, dico, quelli che... No, allontanati, fa la forza, check. No, ma ho fatto una scelta da rinnegato, guarda. Vedi che alla fine il rinnegato a volte salva le vite. È troppo prezioso per perderlo, il contrario di quello che abbiamo detto con la rigenerarti. Il contrario, per cui. No, comunque abbiamo salvato la vita! Siamo dei grandi! Ieri portando la macchina al gommista ho graffiato il cerchio, in più tutte le volte che il gommista mi scassina il sedile. Oh mamma mia! Ma che gommista sei andato? Ma ci sapeva fare il suo lavoro? La domanda è fissata in chat, io non sono grato a nulla. Nulla, Raffaele? Non sei grato di essere nato nella città più appassionata per il calcio di tutta Italia? La città più viva per il calcio di tutta Italia? Ma adesso non c'è il rischio, scusami, adesso non c'è il rischio che scegliendo la cosa questo possa in qualche modo dirti no, io non vengo con te perché per la scelta. No, non penso. Shuttle's down that path. I'll hold them off. Get out of here, Shepard. Grunt non vorrà mica sacrificarsi, spero. Grunt? No, non andare a morire, Grunt. C'è sta musica qua, non mi piace, ma mi fa paura sta musica. No, da solo contro... No, non lo voglio vedere. Non fatemi perdere il gruntino. Non fate le merde per il Non fatemi perdere il grunt. Vi vengo a cercare. Vi dilagno qua, ceffoni. Si è preso una sberla sulla schiena. No, vi prego, no. Vi scassa ammazzati. No, ti prego, non uscitemi Grunt. Non fatemi fuori Grunt. No, ti prego, no. Si è buttato giù. Ma io lo volevo in squadra con me. Su certi personaggi non puoi salvarli, purtroppo. Sai che mi ricorda? Non so se tu l'hai... No, ma non penso. Il finale di Halo Reach. No, devo ancora giocare. Halo Reach sarà uno di quei giochi che vorrei giocare. È meglio che non lo spoiler, però, perché sapevo. Avevo visto qualcosa. No, allora... Guardalo, è vivo. Ma è vivo? È pieno di sangue. Ha qualcosa da mangiare. Oh, io pensavo si fosse sacrificato buttandosi giù, ragazzi. Sì, è vivo Grunt. Reclutiamo anche lui, speriamo. Così oggi ci troviamo con 2 Krogan, pensa a te. Wakame c'ha un... No, 3 Krogan. Jack, non 2. C'è anche la signorina, è vero, c'è anche la donna. Quindi ti fai tutto il team Grunt. Sì, ma io credo che lei devo riportarla al suo pianeta così potrà figliare i Krogan del mondo. Allora, devo leggere un po' di messaggi. Raffaele dice ho intenzione di... Salute. Ho intenzione di trasferirmi a andarmi. Vabbè, ho capito Raffaele, capisco benissimo. Miliardario. Ho messo talmente davanti il sedile, ho fatto fatica a entrare. Sì, vabbè, ma anche a me è successo quando... Perché le persone devono infilare il sedile troppo avanti? Cavolo. Ma cos'era magrolino sto qua? Cavolo, era un mingherlino per essere uno che ti... Non è stato facile. Sono contento che abbiamo Grunt. Questo è Rex in realtà, però. Sarei tu a bruciarti le chiappe. Vorrei vedere Rex e Grunt che si avvicinano e fanno... No, non voglio vederli. No. A mo' di cosa? A mo' di come si chiama? A mo' di... Come si chiamano? Le confraternite, quelle americane? La confraternita, si chiamano confraternite, giusto? Brotherhood. Come lo chiamate? Brotherhood, confraternita, giusto? Hai detto il termine giusto. Ragazzi, abbiamo salvato Grunt però, Io non so se si è unito a noi però. Unità spettro.
40 armate. Guarda quanta roba stiamo aggiungendo alla nostra armata. Sì, inizia finalmente a sembrare un esercito quasi decente, anche se siamo ancora sotto il minimo. Cioè, se andiamo adesso alla fine, che non possiamo, ma verremo spazzati via in un attimo proprio. Cavolo, Matteo, quello sarebbe bello, perché così poi non ti rompo i cosiddetti, ma stai attento che ci sono persone che tu fanno apposta a romperti questo per dire ma noi non sapevamo I gommisti fanno una roba del genere, veramente. No, che devono poi controllare. Qualche volta ci sono dei pezzi di fango che sta cosa la fanno, perché poi dicono ma devo sistemarla, ma si è rotta. Sì, come qualche volta ci sono quelli là. Io non so oh no, Vrex ce l'ha coi Turian, vuole far saltare l'alleanza. È un bel problema, ragazzi. Non ce la fa più lui. Non ce la fa più. E adesso andiamo a fare la sua missione, così ci teniamo Vrex alleato, dai. Dobbiamo risolvere questo problema. L'avevo detto, il tema di oggi è salvare i Krogan dall'estinzione. È la cosa più importante. Però mi preoccupa un po' cosa diamine vuole fare Mordin, cioè che lui è un personaggio combattuto, sofferente. Fammi parlare con lei. Ma non c'è nulla da sapere qua, la traino. Allora, il mio progetto, Liara Azzoni. Andiamo a vederci nel tuo alloggio. Liara vuole farmi vedere qualcosa? Andiamo a vedere cosa ci vuole fare vedere Liara. Sei curioso? Sei curioso di vedere cosa ci fa vedere Liara? Andiamo subito a vedere cosa ci vuole far vedere Liara. Siete pronti a vedere Liara cosa ci mostra? Non lo so cosa ci mostra. Nel mio alloggio, ma... Eccolo. Invita Liara. Ok. Un attimo, che apro la gatta. Liara. You had something you wanted to discuss in my cabin? Yes, I'll be right up. Ok, è arrivata. L'ha alzato dopo, ci rimetto tempo. Ah, se te l'alza il sedile è una brutta roba, però. Sì, sedile elettrico, ti serve impostazione, è bella sta cosa. Sedile elettrico. Thank you. È un pochettino come... Ma sembra tipo una romance questa, però non... Le sedie del gaming da adesso. Ti può sistemare il tuo coso. Sì, mi sembra che ora ultime che sono uscite, ultime sedie da gaming, c'era anche la come si chiama? Un attimo che abbiamo una scena, scusami. And blueprints of the Crucible. But there's one entry I wanted your opinion on. Which one? Your own. Ma quanto è carina Liara come personaggio, però. Mi sembra di più, lo sai cosa? Perché era il... Aspetta, un tuo amico ha una Mercedes, 3 salvataggi per il sedile, puoi scegliere 3 impostazioni per 3 persone diverse. Bellissimo. Bellissimo. Come si chiama? Check il... Sì, ma ste musiche sono belle, però, dai ragazzi, sono bellissime queste musiche di Mass Effect 3. No, gli scacchi quelli a 3 livelli, quelli 3D che si vedono in... Che era? Star Wars, Star Trek, quello non mi ricordo. Ma può essere, sarà Star Wars. L'hanno pure, ci hanno fatto pure... Ah, ecco, è arrivata anche a me la notizia di Conor McGregor adesso. Ma sai che non è che... Mi sa che questo è stato proprio... Vorrei fossi tu a decidere, dico intanto. You know me well enough to fill in the blanks, Liara. Perché poi, non so se lo sai, ma Conor McGregor è pure diventato una vittima del 147. Oramai chi non è bersaglio su Hitman. No, ma è bello che adesso dice che... Ha incontrato... Ah, vabbè, ma ha avuto un trip assurdo, ragazzi. Ha detto che ha visto il Messia, ha visto pure Maria, ha visto tutti, guarda. Tutti, Ci sarà pure una missione. Cosa ne pensi? Ah, potazza, dovresti chiamare Conor McGregor che ti dice che ha visto la triade della Santa Trinità, t'ha visto. Anch'io tengo... No, ma adesso è spontanea un'altra cosa, Dillo, ragazzi. Dillo, ragazzi. Cuoricino. You made up for it. Well, I suppose I did. Ho scritto il tuo nome nelle stelle. Volevo altro. Ciao, Cubetino.
Che ti fa come Tino? Cosa ne pensate delle ospitate di Tazza che vuole chiamare Jimmy? Rivediglielo Dio la cosa di Jimmy Snuka. Lui non lo sa, Tazza. Vuole portare Tazza, guarda che Jimmy Snook è passato a mia vita da quasi un bel po' di anni. Quindi. A volte ci si dimentica, lo capisco che a volte ci si dimentica. No, comunque, non so se adesso sai, check. La WWE se l'è pensata così, anzi no, Bret Hart o la WWE. Oh mio Dio, cosa vuole Bret Hart? Che oggi stai sparando delle E cose. l'è pensata, no, se la so pensata e hanno chiesto ai creatori della 147 e della serie di Hitman di inserire come mod o come DLC in uno dei loro DLC, perché le mod non sono mai ufficiali. una missione dove The Hitman Bret Hart dà a The Hitman 147 la missione di far fuori Goldberg. Ma porco cane. Così. Che boiata assurda! Eppure è vero, sapevo che c'era una roba con la WWE su Hitman, che boiata assurda. Ma ragazzi, ma perché Goldberg? Che cosa ha fatto Goldberg di male? Ma cosa ha fatto Goldberg di male? Ma Goldberg è una normale persona. Lo sai da dove prenderanno sta cosa? Dai, il fatto che gli aveva fatto dal super kick che poi si fine al sì, ho capito, ma il pezzo di entrata di Penta l'ha composto il chitarrista dei Tool, per quello è così bella è così bello. Ecco perché è così bello, cavolo, i Tool è un gran gruppo, ma soprattutto musicalmente i Tool sono fantastici, assolutamente. Quindi hanno fatto sta cosa giocando su quel fatto lì. Sì, ma è ovvio che sarà soft e non potrai far fuori Goldberg, non penso proprio che fai fuori Goldberg, dai. Mai dire mai. Cioè, nelle ultime missioni siamo riusciti. No, non fa spoiler su. Hanno fatto fuori cosa. Occhio! Non facciamo spoiler su no, parlando di. Sono campagne speciali, non sono ai fini della trama. Ah, ok. Sì, diciamo su campagne speciali, però cavolo, il divertimento di far le ciappette e poi di eliminarlo. Conor McGregor, ma poi hanno fatto fuori Conor McGregor in Hitman? Sì, c'è Hitman, McGregor, Bruce Lee. Bruce Lee, è vero che c'era, ma perché io pensavo fosse un alleato Bruce Lee. Scusa, stai dicendo che Bruce Lee ma che senso ha ammazzare Bruce Lee un giorno? Allora, poi hanno messo anche il meme più assoluto di tutti i tempi, Sean Bean, quello lì che praticamente ci avrà più morti a schermo che altro. Sì, quello ti vengo a prendere. Sì, è vero. Sean Bean è quello che ha fatto il Signore degli Anelli. Vedi Sean Bean, vedi un personaggio che di solito muore. Ho visto un film dove nel gioco originale il personaggio moriva e invece lì era vivo. Incredibile. No, ma non è solo questo, basta pensare a tutti i cristiani che quello c'è. Ci sono persone che fanno, e giuro, ma ti credo, fanno le playlist delle morti dei personaggi assurde. L'ho viste dei giochi Hitman. No, quello no, non l'avevo visto. Te ti vedi per i ragazzi giocatori che ripropongono, che so, scene di film ma qui Hitman, cioè, fanno tutta la cosa. Si può fare. Il bello di Hitman è proprio quello che a un certo punto c'è una scena in cui Hitman, per far fuori sparare a una bomba atomica, e questa è praticamente, si vede una scena che era alla stile Mattock Viper, mi sa che mi potenzio il Viperino. Che ho fatto qua? Non lo potenzio il Viperino. Riprese quando hanno fatto gli esperimenti per creare la bomba atomica, Jack, non so se te lo ricordi. Sì, so cosa hanno fatto. Che c'è a un certo punto in questa scena si vedono dei fiori che sei sparito. I bonghi e tutto. Beh, c'è questa scena che è così, cioè che tu vedi a sto momento quella piccola luce in lontananza e piano piano vedi sta onda d'urto che li becca e ti esce fuori.
Missione completata. Sì, ma hai appena fatto fuori il mio agente. Però missione. Pazzesco. Sono assurde. Va bene, andiamo a fare la missione che promettevo oggi. Questa su Lukaku. Ogni volta che leggo Utuku. Lukaku. Cioè, somiglia come nome, dai. Lukaku, Utaku. Lukaku, che Lukaku. Non riesco a pronunciarlo. Chat che mi viene in mente, sai che era sempre di Hitman. Nel secondo c'avevi l'easter egg del a parte che eravamo in Sicilia. Sì, ora te lo dico. A parte che eravamo in Sicilia e sentire cosa parlare stretto, Hitman parlare in siciliano stretto, strano. No, ma di più c'è sta scena del sto cavolo di Spaventapasseri che se tu stai fermo e poi ti muovi, sto Spaventapasseri ti segue con lo sguardo, cioè vedi la testa che si muove. Ma perché? Vabbè, no, non mi lamento. Ragazzi, non mi lamento. Andiamo su Tuchanka. Missione più importante che abbiamo fatto finora insieme a quella di Turian è questa qua. Dobbiamo salvare la specie dei Krogan. Charger ha trovato i nemici, neanche siamo atterrati. Già nemici. Si voleva il meme Aliens. Gli alieni. C'è la trilogy in HD per PlayStation. Mamma mia. Un parto. Sai che anche i prezzi, guarda. Cosa? Se adesso uno di questi si gira e fa la battuta di che era Star Wars, quando c'è quell'alieno che sta chiamando, è una trappola! Che cosa? 10 secondi dopo c'è la nave esplode. Ah, ok, it's a trap. Ok, sì. Mantenga la parola data. Capitano Claptrap. Sì. Che poi, cavolo, come fai? Classica. Un attimino, ragazzi, abbiamo una scena fondamentale. Vi chiedo scusa, ma... Rex, at the same time, your soldiers will be attacking from the ground. Together, you can draw it away from the tower. Yes, distraction. Small team can reach Shroud facility. Finish synthesizing cure. We'll need Eve to come with us. Siete tutti con me? Il fallimento non è previsto, ovvio. It's now or never. Now, the genophage ends today. Oh, ma è bello come ti stavo dicendo. Vai, forza Vrex! Facciamo il tifo per lui. Ok, ho sbagliato, volevo dire Akbar si chiama. Akbar, no, che Claptrap stavo dicendo, porca miseria, lo chiamano vale del robot di come si chiama? Di Borderlands. Cioè, porca miseria. Già che cosa. Sì, ma io sono sempre in missione lì, scusami. Cioè, sempre in scena, volevo dire. Oh, il consiglio! No, i Krogan sono violenti. No. Parli di sto consiglio della merda. Basta, l'avevo disabilitati nel primo. Che tortura. Noi oggi Cittadella non ci andiamo, mi sa. Siamo su Tuchanka. Morden will likely detect this malfunction and repair it. E quindi qual è il But if problema? you ensure that he doesn't, then the cure's viability will Ma non voglio far fallire la cura. Ma che roba? Il consiglio che mi consigli di far finire una specie. The Krogan? Ma They dai. need not be any the wiser. Let Erdnot Rex believe you fulfilled your promise. Ma Morden would dai. never stand for that. How you Esatto. deal with him is up to you. Ma Commander. dai, ragazzi. We can E non andiamo a provide parlare you così. the very best scientists to build the crucible. Ma guarda che non può della gente così che ha il destino di tutte le specie proporre un sabotaggio del genere che farà sparire una specie. Ma vi rendete conto che è una roba folle? Ma perché ci sono sti qua a gestire? Poi già che c'è Udina, che dovrebbe esserci Anderson, vabbè, c'è Udina. Io avevo messo Anderson. Ma tu non lo farai. No, non lo farò. Ma no, non lo farò. No. Io ho bisogno che Vrex venga con me. Non posso fare sti Qui cose. ti direi di utilizzare James e Garrus invece di utilizzare Uso loro solo per dei trofei, perché loro mi fanno sbloccare i trofei. James e Garrus non mi servono. Sta andando tutto male. Va sempre tutto male, tranquillo. Va sempre
sempre tutto male. No, Quello è comunque come stavo dicendo, Eccoci. cioè, già abbiamo quel robot tipo la rottura di balle, ci si mette Vabbè, ma aveva sbagliato un nome, dai. Un momento determinante per la storia di Krogan. Krogan history filled with defining moments, most bloody. Hope this one è un better. momento Vado un attimo a vedere una cosa. Commander, ma io adesso devo vedere se su come si chiama, se su fai una cosa, rileva il sabotaggio così non dico Un attimo, fatemi pensare ancora un attimo. Forse non è il momento di dirlo subito. Possiamo anche dirlo. no, allora no, diglielo adesso perché se glielo dici c'è il rischio che ti cosa, tu glielo dici adesso e gli dite guardate quei figli della mignotta vi vogliono eliminare tutti per un bene superiore, noi non lo faremo, io non saboterò niente perché io voglio che voi restate in vita. Sì, un attimo, sto Secondo cercando me- solo una cosa. Un attimino. Sto vedendo, Sto cercando di fammi vedere vedere. se ha un peso sta cosa, avete pazienza. Mi interessa capire se questa cosa che facciamo adesso è importante o meno. Fammi vedere. Solo un attimo. Un secondo. Non capisco se è importante sta missione. Un secondo. Ancora un attimo. Allora, vedere. Ah, no, non è importante. Anche se lo cercavi di dirlo, non riesci a dirlo in tempo. Cioè, non facevi in tempo a dirlo, perciò non è importante. Era solo per prendere appunti. Non è ancora. Si deciderà alla fine della missione, non preoccuparti. Non ce l'avrebbe fatta a dirlo in tempo. Vedi? sì, ma così non avranno fiducia in te. No, ma loro. Ma no, figurati, io faccio in tempo a salvarli alla fine, tranquillo. Sto controllando di fare le scelte che salvano tutti. Ciao. Non posso sbagliare, ragazzi. Sì, ma se allora io non voglio essere così, però Ma fidati, secondo me- non serviva nulla, tanto venivi interrotto dal casino del motore, non avrebbe detto nulla in tempo. Ciao. È alla fine che fai la scelta, alla fine fine. Rex praticamente metti un cappello da cowboy e vestito nero che diventa il cavolo di Gunslinger dei Esatto, dei- è un Gunslinger. Difendi, vabbè, certo. Oh, mi fa piacere essere tornato qua. Questa è una missione importante, ripeto. Tienili lontani dalla femmina, è vero. Devo proteggere Eva. Poi abbiamo... allora, se dovessimo paragonare le razze qua, le specie aliene No. con le regioni italiane, No, che poi finiamo negli stereotipi, ti prego. no, Vrax per quando è ingazzato, per quando vuole fare accordo e per quando sembra i classici Zid, questo sarebbe palesemente un siciliano e non perché lo so. Vabbè, non è offensiva perché questa cosa. no, non è offensiva perché praticamente Anche se, ripeto, i Krogan sono considerati una specie violenta, quindi insomma non è proprio... guarda che noi siciliani non è che siamo Ma i siciliani sono molto amati in realtà, sono considerati uno dei più passionali, più vivi. non siamo così tanto, sì, ma non siamo così tanto degli angeletti noi. Vabbè, dipende dalle persone, ognuno è diverso. Quando ci girano ci finisce che tiriamo giù l'intero paese. Vabbè, quando succede, sì, però. A me la Sicilia We have to piace. get to the shroud. The airstrike is on its way. Female safe, Shepard. Recommend haste, however. Vital signs troubling. What's a Solarian? Ma c'è la faccia da siciliano, porca miseria. Ce la faccio. Vabbè, è fissato, è nella Sicilia, Brex è siciliano. Ragazzi. Problematic. A quale clan appartieni? Who are you? Erdnot Reeve. Vriv. Brother to our illustrious leader. Illustre suo fratello. Reeve and I share the same mother. Condividiamo la stessa madre, nient'altro, come dire, non siamo For fratelli. which I'm thankful. I remember when Praticamente il Mario è uguale a figlio della mamma. Sì, we praticamente. flay our enemies alive and drown them in a geyser of their own blood.
Dati una regolata, gli dico, perché non può toccare il mio salario. Esatto. Questo salario vi sta salvando la specie. Time for some payback. Stand down, Reeve. The Solarian is with me. Chi è? Che capogiata. Come di, o comedino o guarda che ci hai azzeccato. È Tazza, è la voce di Tazza questa. Ciao Tazza. Ciao Tazza. Ma qual è Tazza insieme io? Sì, è la voce di Tazza, sento io. Ciao, sono Tazza, come stai? Piacere. Tra poco vide tenestro, guarda. Scherzavo. Grazie. Vabbè, ho capito. Disgraziato a chi, mi scusi? Tazza, no, poverino, dai, Tazza. Fareste meglio a collaborare. Esatto. Lo volete o no? Vedi che Shepard. Che battuta di merda che mi stava uscendo adesso. Ah sì? Se tu hai sempre battute di merda, guarda. Quando tu hai già che hai detto lo volete adesso. Io stavo dicendo su un gran pezzo di figa. Ci siamo ragazzi, perché è Halo veramente con questi veicoli? Ma questo è Halo, ragazzi. A proposito di battute, stranamente tu non eri risposto alla battuta che ti avevo fatto stamattina, Carmelo. Quale? Quella lì della fretta. Te l'ho detto stamattina. No, non so. Allora, ma non è colpa di Carmelo, si è dimenticato, è che aveva dimenticato a casa il manuale della traduzione fra le battute di Comettino. No, ma perché io la mattina è difficile che faccio cose, quindi. La mattina magari quel video che ti ho spedito stamattina. E adesso ce ne sono un sacco, quindi ora dovrei vedere. Ma che trovi dove ti ho taggato a Cavoia? Allora, i vostri antenati. L'antenato di chi? Di Simone forse. Ma che cavolo è Simone? Ma che è Simone? Simo? Simo è Simo. Magari. Io lo chiamo Simo. Pronto? E poi ricordatevi che Simo, per quanto ne sappia, potrebbe anche chiamarsi Simon Marco. Non chiamarsi perché non No, io qua l'unica cosa che trovo sono 4 divieti. Tecnicamente un secondo nome lo ho, ma non lo uso mai nelle firme. È ben nascosto, quindi. Ah, c'era veramente il secondo nome, ci avevo preso. Anche Christian, ma non lo considera? Anch'io, io ho 3 nomi, ma io uso solo il mio. Gli altri sono anagrafici. Eh sì, mi ha dato 3 nomi, un buon nome e gli altri 2 che sono i nomi dei miei nonni, che non sto qua a dire. Vabbè, magari io ho 2 nomi. Però ripeto, a te basta usare il primo. Non è che se non è proprio anagrafico che devi firmarti tutte le volte così, tengo uno solo. Allora, eccola qua la missione. Stavolta ce l'abbiamo. Riveli il sabotaggio un dissidente. Ovviamente riveliamo il sabotaggio. Rivelo, certo che lo rivelo. She said they sabotaged the shroud years ago. The cure won't work unless we fix it. Esatto. Io spero che sta qua e gliela fanno pagare a questo fregatura. Ma che pirla se sbagli i tasti ogni volta qui. Grande Bordin! Lui la sistema per davvero. Ha risparmiato la nostra specie. Sì ragazzi, scusate, ma io non ce la faccio a far sparire una specie simpatica come Krogan. Non ce la faccio. Non ce l'avrei fatta, onestamente. I Rachni, sì, ma i Krogan no. Tipo i salari. Il classico parlare di una ringrazia e non rompere i coglioni. Sì, esatto. Ma comunque abbiamo fatto una scelta fondamentale, perché stavolta non abbiamo fatto una scelta. Oh, che ha parcheggiato in doppia fila, porca miseria. Guarda, è tutto Halo. Hanno spammato sti veicoli ovunque. Si diceva, allora, ai tempi si diceva che cosa, che come si chiama, che Mass Effect? Mass Effect sarebbe dovuto essere una sorta di mod per per Halo, ma poi che ma è impossibile, fare una cosa... è impossibile, la Bethesda non c'entrava nulla con la Microsoft, no, assolutamente impossibile.
Allora, vulnerabilità dei razziatori, vediamo un po'. Comunque io, cioè, come dire, io l'unica cosa qui che becco sul gruppo è... Non me la sentivo di fregare i Krogan, ragazzi, non me la sentivo di fregare i Krogan, ragazzi. I 4 divieti che hai mandato tu, poi i 4 cambiagiro che hai mandato tu. Vabbè, ma devi capire che Cometino lui vede doppio perché ha bevuto il buon vino. Ciao Cometino, dice anche Raffaele, sia Nice che Raffaele dicono ciao Cometino. Ma a Ghiaccio gli ho già risposto. Sì, a Raffaele è arrivato adesso. Check, allora, ciao, questa Raffa. non è una battuta black humor, assolutamente. No, ma ti credo. Ma è una notizia vera. In Namibia, Namibia. In Namibia si è com'è che si dice? Si è candidato. Ma sarà mica quello col nome storico un po'? L'ho mandata oggi a Tazza. Sta cosa. Sì, l'ho mandata a Tazza. Sì, ma io dico, ma i tuoi genitori perché? È uscito il trailer del film di Silent Hill. Ma su che gioco è ambientato sto film? Fanno un film di Silent Hill, ma su quale gioco sarà? Sul 2 anche questo? Cioè, Figata, Matteo. Potrebbero fare un salto. No, è la... Il 2, ancora, sempre il 2. Vabbè, è vero, non esisteva un film del 2. Va bene, ci sta un film del 2. Ci sta. Voglio vederlo questo trailer, insomma lo cerco. Sai come si chiama il film per caso? Si chiama Silent Hill 2. Shepard. 3 mesi fa, 5 giorni fa, Return to Silent Hill. Sì, è James, hai ragione. È James. Sì. È assolutamente James quello, confermo. È James quello lì, sì. Non è Harry, è James. Dico, e come volevasi dimostrare, avevano cose che andavano a beccare se non era il nostro mezzo quello di magliare i suoi. Ma ovviamente. Ma tanto noi siamo a piedi, che ci picchiamo con i nemici. Ma perché... certo, noi siamo a piedi. Noi siamo a piedi, quelli altri scappano coi mezzi, ma noi siamo a piedi. Sì, io non capisco perché c'ho ancora priorità Eden Prime, ma io tecnicamente... che casino, ragazzi, che casino. Ma secondo me questo qua... Devono farlo biondo con la giacchetta verde. Sì, adesso devo vederlo bene il trailer perché l'ho visto a 140p i primi 5 secondi, quindi non è proprio il massimo per... No, ma guarda che sta parlando di James Sutherland, quello della Namibia. No, lo so, ma diciamo che il biondo con giacchetta verde indica anche un altro sì, vabbè, ho capito, ma lui era così, però a discapito di quello che ha detto Matteo, era proprio il personaggio così. Attenzione. Underground. We see ruins of some kind. Comunque, sì, lì ho sentito che domani per celebrare il Black Friday comprerai una action figure a 200 euro in forma naturale di Vampeta, vero? Ma quando mai? Io comunque te lo stavo dicendo prima, io vi voglio vedere se invece ad acquistarmi qualche action figure su Temo. Cavolo, magari che sono fatte... No, lascia perdere quei siti là. A lui piglia sempre, lui compra sempre Temu, AliExpress e compagnia bella, lascia perdere. Adesso che verranno multati quelli che comprano da lì nel 2026. Non me ne frega. Quindi 200 euro di multa per aver fatto una... Sì, ma io non è che vado a spendere 1500 euro. No, tu no, ma non hai capito. Tu prendi, c'è gente che spende 6 euro e si ritrova i marchi giusti, spendi meno. Allora, io posso dire, io già mi sono, appena mi guadagno qualcosa sto Natale, già mi prendo, cerco di prendermi la sede da gaming perché mi sto spaccando la schiena. Ma guarda, quella ti fa bene per la salute, prendete una serie da gaming, controlla, mi raccomando, lo dico a tutti quelli che sono un po' in carne come me, lo dico a tutti, dico come me, non più di me, proprio come me, dico a tutti ragazzi, controllate il peso massimo supportato dalla sedia, perché spesso le sedie supportano massimo 100 kg, controllate, se siete sopra i 100 kg, anche di poco, controllate o la sedia si danneggia troppo in fretta. Dico, il gamepad mi prendo quello di wireless di cui stanno facendo la pubblicità.
Non so, tu giochi da PC in effetti. E quindi, come stavo dicendo, cioè, quello che puoi settare anche per il, come si chiama, puoi settare per giocare a PC, PlayStation, Xbox e così via. E poi per il resto vendendo forse da un'altra parte su eBay, e poi vediamo. Il fatto è che la squadra? Ma non voglio vederla, voglio vedere la mia... Ah, cavolo, ho aumentato troppo la reputazione positiva dando la risposta dicendo la cosa del sabotaggio. Devo stare più attento. Per un gesto gentile la pago in reputazione positiva che mi abbassa quella negativa. Questo gioco è veramente strutturato in maniera strana, perché cioè non puoi essere un po' in un piede e in un'altra scarpa, o sei una cosa o sei l'altra. Non ti lascio Bella però la vita vegetale, non mi aspettavo su Tuchanka tutta questa bellezza. Ragazzi, che bello! Cioè, non mi aspettavo un pianeta in estinzione così, tutta questa natura, questo verde. Bello, no, veramente si vede. Sappiate che nessuno si accorge delle cose, come si chiama? Io non ti sento. Io torno in chat, vado in un altro server, ci becchiamo. Ah, va bene, ok, va bene. Non mi senti? Sì, allora faccio io allora la domanda. La volevo fare. Ciao Simo, la volevo fare a Simo, ma va bene, la faccio io. Lio, tu invece c'è qualcosa che approfittati di questa giornata per dire io sono grato di questo? C'è qualcosa che invece te sei felice di essere grato per qualcosa? Magari il conto corrente è quello che ha detto Raffaele, che Raffaele ha detto no, io non sono grato di questo. A parte il fatto che siamo amici. Vabbè, ma io non merito. Vabbè, Simo ha una domanda anche per te, ovviamente. Di cosa siete. La domanda che ho fatto. La domanda che ho fatto. Sì, no, c'è scritto in chat. Per cosa siete grati? Oggi è il dire, condividiamo ciò che ci rende più grati, cioè nel senso, se c'è qualcosa veramente vorreste dire per cui siete veramente grati, qualunque sia cosa, può essere la famiglia, può essere una fidanzata, può essere un animale. Se posso dirlo, che sì, che piano piano ciò che sto portando su YouTube, cioè mi sta iniziando a portare qualche cosa, meno male, come risultati. Finalmente, io ho impiegato una vita, guarda, sembravo uno che non ce l'avrebbe mai fatta, sembravo, però non ho mai mollato. Fino a qualche tempo fa, come ho detto, ho dovuto solo portare persone che mi dicevano ma chiudi sto canale. Guarda, hanno detto anche a me. Allora, io direi la cucina e il doppiaggio e al teatro. Beh, il teatro è una bellissima passione, la cucina è importante, il doppiaggio anche. Sono tutte belle passioni. Complimenti, Simo, sei grato. Ma poi è bello Cometino. Ma Cometino prima si collega. E ora? E poi stacca le cuffie. Non è che... vabbè, starà guardando il sito arancione, sai. Per traslitterare il significato di quel sito, ovviamente non posso essere più specifico, ma è chiaro che Cometino questo dice è arrivata l'ora del sito arancione. Sito arancione, mi dispiace, lo faccio. bmovie.com. Esatto. Il bruto con la corazza, grande, era il brutone. E quindi insomma, te riguarda il canale e queste cose, buono. È buono. Mi avevo detto su Telegram, mi sentivate di dire su Rate Replay, facciamo domani? No, ci sono anche domani, certo, domani magari sentirete sclerare anche a me perché c'è Medieval. Io Medieval volevo farmelo in privato, però c'è stata tanta richiesta. Mi ha detto, ma no, ma Jack, vai avanti, lo facciamo, dai. Ne va della mia sanità mentale portare in live Medieval. Dobbiamo insieme a Jack e dobbiamo riuscire a trovare quel di cavaliere che parla. Sto aspettando proprio quello. Allora, io ho beccato il folletto che sembrava avesse un accento o romano delle Marche, qualcosa, c'era un accento un po' del centro comunque, il folletto, però non è un cavaliere. Dice, salva me, hai visto il folletto piccolino, dice, salva me, è roba bruttissima, guarda. Quel bollettino, però ripeto, è un doppiaggio che mi piace. Ti dovessi beccare il coso, il gioco. Va bene, sì. Di Shrek, quello là in cui ti becchi la
Ma io voglio vederlo in medievo, ormai sono fissato. Voglio vedere sto ho beccato il tedesco, ho beccato il siciliano. E mi manca il romano. È letteralmente un uomo pelato con la barba, un vestito col tutù e tutto. Vabbè, ma c'era anche nei film la fatina di Shrek. No, non c'era. Non c'era? Quello Vabbè, ragazzi, è una bella rappresentazione, una fatina pelata, un uomo barbuto, ci sta. Chi dice sono salvo, mi sembra dice sono salvo, la fatina e cosa, ogni volta che mi vedrai potrai salvare. E ti giuro, dici da verità. Ma certo che fa ridere già l'idea, già il concetto. Già l'idea è bella. Ma dai, non ne ho beccato uno, guarda che io ho una mira veramente scandalosa, ragazzi. Ma questi qua che poi vanno a finire in sto buco nero all'infinito, tipo boia. Chi è che mi lancia le robe esplosive addosso? La Macarena. Non voglio morire di nuovo, che poi ripeto. Ogni tanto mi dimentico che Ida è nel corpo di una che abbiamo combattuto, che ci ha fatto impazzire all'inizio del gioco. Era quella dottoressa spietatissima. E peggio che su Tuccianca. Oh, corazza, la brucio. Vabbè. No, perché ci sono i trofei, ragazzi, non è per altro, è perché a me interessano i trofei, è tutta una questione di trofei. Ah, è la statua! Stavo dicendo, che cavolo è quella roba gigante dietro? Per fortuna è solo una statua, ci mancava solo che fosse altro, guarda. No, Però c'è lo sciame dietro, Maledetto sciame. Sì, sono queste bestioline piccoline, sono piccole ma sono fastidiose. Passiamo sotto il ponte, scendi qua sotto. No! Ma stavo bene su. No, comunque, Jack, prima stava parlando magari tipo. No, ma è di più. Cos'è sto bestione? Ma è un divoratore? Sono le cose su come si chiama, su Temu. È perché a differenza di Amazon o eBay, ma io non nulla. C'è il fatto che mi viene, diciamo così, più facile acquistare queste cose. È solo che fra un po' non si potrebbe anche più dire, perché le normative dell'Unione Europea vogliono punire chi acquista da quei siti nel 2026. Ma non devono rompere i. Ma tu sai come funziona, vero? Lo sai, vero? Che tu magari compri una roba a 8 euro e ti arriva da pagare, ti arriva una tariffa che per consegnarla devi pagare tipo 100, 150 per ogni acquisto da 7-8 euro. Non ci rompessero così dentro. Non te lo consegnano altrimenti. Ti arriva. A me è successo una volta che avevo comprato dalla Cina, avevo comprato un gioco giapponese, non mi ricordo però i dettagli, scusatemi, adesso solo che mi sono beccato ovviamente la fattura, mi sono beccato, cioè la cosa, come si chiama, la dogana, mi sono beccato la dogana, solo che adesso voglio fare una dogana pazzesca, voglio fare, e questo è successo 20 anni fa, tipo, no, un po' meno. Allora, questo praticamente è il commercio, ma scusami, ricordati che anche noi italiani siamo stati fregati ultimamente dalla cosa delle tasse cioè che tutto all'estero loro non vengono tassati da noi, ma noi siamo tassati da loro, perciò ti sto dicendo. No, ma di più il fatto, Jack, di più è che così loro ma io sono per il libero mercato, mi conosci, sono per il libero mercato io. Questa cosa la fanno sempre. Praticamente che fanno? Come si sta a dire, chiudono le porte a siti come Temu, AliExpress, così, e poi la roba, come ad esempio su Amazon, te la vendono 100 volte di più. Esattamente così, è proprio esattamente è proprio quello che stai dicendo. Funziona così. Se fossi obbligato ad andare via all'Italia, che paese sceglieresti? Bella questa domanda, inizio a rispondere io, perché io ci ho pensato tante volte. E onestamente, per quanto negli ultimi 2 anni mi fa un po' paura, io però c'è un paese che ho sempre amato, che penso che potrei vivere bene, ed è l'America. Ci dico un motivo. San Marino. C'è un motivo, ragazzi. Prima di tutto perché ho le serie TV che sono già in inglese, non devo faticare a trovare in inglese.
e già quella è una cosa buona. I giochi già in inglese, quindi c'è una lingua, l'inglese, che per me è la mia. Cioè io parlo con la mia amica, parlo sempre in inglese. Io e la mia amica ormai passo poi più tempo a parlare in inglese che in italiano ormai, perché per me l'inglese ce l'ho in me. Minchia! Cosa? Che mi aspettava? Che c'è? Cioè, in quello là che hai detto tu, Jack, io mi aspettavo, sai, che mi mettevano un sovrapprezzo su 2 euro per pacchi sotto i 150 euro. E se tutto va bene, cosa che mi prendo? Non ho capito. Quindi è basso il sovrapprezzo? E cavolo, la tassa di 2 euro per pacchi sotto i 150 euro è prevista per affrontare la sottovalutazione delle medie per finanziare più rigorosi. No, io avevo letto delle cifre spaventose. Meno male che così. Mi sembrava un po' eccessivo, lo ammetto. Mi sembrava un po' eccessivo. Cavolo, 150 euro di cosa era se andava a spendere ticket. Ma sì, ho capito, te non vai a spendere su 50 euro pigliati un attimo figo. Ma quindi comunque io ripeto, Spagna, dice Raffaele, bella Spagna. Spagna molto bella, sì, è un altro bel posto in cui vivrei bene in un'isoletta della Spagna, basta che ci sia buono internet. La mia grande richiesta è: c'è internet buono? So bene l'inglese, sì, lo parlo. D'altronde scrivo sempre in inglese su Reddit. Io Reddit uso solo le sezioni inglesi. Poi per il resto, ripeto, specialmente dopo che io non posso spiegarvelo, perché poi dite Jack è matto, ma in realtà Jack non è matto, solo che immaginate di avere dei ricordi, sapete presente i vostri ricordi diciamo molto estesi, sapere cose di voi che spesso non si ricordano più. Non so, sono un po' confuso, però ripeto, diciamo che sono molto legato al territorio americano, diciamola così. Non posso spiegarlo in altri modi, però diciamo che è una cosa che ho sempre sentito mia, fin da piccolo. Quindi per me l'inglese, io ricordo che a 4 anni pronunciavo già delle parole inglesi senza averle imparate da nessuno, tanto per dire. Cioè, stavo per imparare prima l'inglese e l'italiano, c'era sto rischio. Poi l'italiano lo imparavo bene, senza problemi, però. Vabbè, non è che inizia tutto ora, cioè entreranno in vigore solo dal 2026, sapevo. Cioè, sì, iniziano nel 2026. Ho iniziato Street, però ragazzi devo dire una cosa. Io però volevo una comunità italiana. Io non sono come quelli che iniziano in italiano e poi cambiano e vanno in inglese, ragazzi. Io rimango italiano, non faccio come hanno fatto alcuni che dicono in inglese. No, io rimango italiano. Piuttosto ci lavoro tanto ai sottotitoli, lavoro tanto alle traduzioni, ma parlo italiano con voi. È un umorismo becero. I'm Jack Leone in supporto pro Vercelli. Bellissima questa. Bellissima questa. Abbiamo fatto di peggio, sì. Sì, è vero. Bastardi, questo è da stronzo. Cosa è successo? Che abiti elettronici e oggetti low cost ordinati su marketplace asiatici potrebbero quindi diventare più costosi o richiedere tempi di consegna più lunghi, dovendo passare da controlli doganali. Sì, per forza, lo fanno apposta per convincere la gente a non prendere più. Sì, ma allora il fatto, Jack, non è per male, è che se ad esempio, come ti ho detto, io mi sto acquistando il coso, come si chiama, forse le cuffie e la seta da gaming. Ora scusami, che si aspettano queste che all'interno grande domanda, Matteo, ma scusa un attimo se ti interrompo, ci sono i cosi no, non è per la scena, è per la domanda di Matteo. Ice dice la Cina. Non conosco tanta gente che andrebbe a vivere in Cina, davvero. Dicevo, in USA che città sceglieresti? Bravo, perché tu dici, io dico l'America, ma l'America ogni posto è diverso, cioè a livello territoriale le regioni sono grosse quasi come una nazione, alcune regioni. Come dire. Grazie Leonardo. Allora a me piacerebbe Chicago, ma sarebbe come, non lo so, perché il mio legame con Chicago ce l'ho sempre sentito vivo dentro di me. E poi il fatto perché tu c'hai i colleghi di Chicago Fire. No, quelle serie non mi ispira. Non mi ispira, mi fa abbastanza cadere le braccia, mi sembra proprio una serie stupida. No, perché a me piace Chicago Fire. Vabbè, a me no, perché sono tutte queste robe romance, cioè non so quelle serie belle. Infatti quando hanno fatto The Pit hanno detto vogliamo evitare di fare porcherie tipo
tipo Chicago, quella dei Medic, come si chiama, non si chiama. Perché adesso questa roba qua è una roba target rosa. Forse? Tu che parli di Chicago Med? Sì, Chicago Med, sì. Perché questa qui è chiaro che è un target per vedere storie romantiche fra dottori. Vabbè, non me ne frega un tubo nell'ospedale. Chicago Med fanno vedere l'ospedale. Sì, comunque ripeto, ha delle recensioni mediocri come serie. No, Chicago Fire è la più apprezzata di quelle, però ripeto, le altre hanno recensioni. Quella del PD? Quella PD, sì, PD, quella del Police Department. Sono i poliziotti. Sì, quella dicono che è abbastanza buona, almeno le prime stagioni, poi anche lì sei un po'... perché ho messo letto tutte le recensioni, non pensare che parlo a vuoto, mi sono letto le recensioni perché ero interessato a capire di cosa parlano, però a dire la verità poi ho visto che insomma sono fortemente sconsigliate, tranne appunto quella del Police Department. Illinois è stato democratico. Abbastanza. Illinois tecnicamente mi piace perché vedi che la gente di Chicago è molto passionale, poi comunque è una storia, non è New York, non è Los Angeles, cioè è proprio stando al centro con i grandi laghi, e che poi ripeto non c'è neanche il mare, io vorrei stare dove c'è il mare, però ripeto è comunque una bella zona, e io ovviamente vorrei vivere vicino al mare, però la Florida hai paura delle inondazioni, la Florida hai sempre paura anche dei tornado, tutte queste cose qua che devono sempre evacuare. Io la seconda casa non riuscirei mai ad averla, figurati, c'è tanto pigliarne una in America, figurati la seconda casa. Devo affrontare questo bestione simpatico. Allora, Jack, se proprio cosa ne ho beccato una, però... Cosa? Gaming a 20 euro. Sì, però a dire la verità comunque in Italia sto bene, anzi avevo già occhiato altre città italiane che piacerebbero, tipo Ancona, che sarebbe una città che proprio è da tempo che mi sono fissato, che penso che starei proprio bene ad Ancona. Cioè se dovessi andare a cambiare città andrei un po' tipo Ancona, perché Ancona mi sembra proprio il tipo di città che si adatta alle mie esigenze. E sì, al mare vicino, quindi è una delle cose più importanti. È vero che sono sempre stato in Liguria, però cos'è sta bestione? Però l'Illinois mi piace davvero molto, ha una storia incredibile l'Illinois. E sì, oggi è più democratico, oggi sì. Cioè rispetto a posti tipo Texas e altri che comunque sono affascinanti. Ma poi ripeto, mi piace la gente di quei posti. Per me è importante che tu vedi della gente, c'è il rock, c'è la musica, cioè una città come Chicago ci sarà sempre la musica, ci sarà sempre band che suonano robe, quindi insomma voglio dire ha una vita, anche vita notturna, legata chiaramente alla musica di Roma. 70 nemici. Ci abbiamo dato fuoco 70 nemici, questa è una bella cosa. Che c'è lì? No, niente. Ma quanti bruti ci sono? Bruti non sono brutti, sono più bruti, lo boia. C'è il sederino di fuori. Ce n'è uno 88,50, però forse non c'hai cose. What? Cos'è? La serie da gaming. Non ti ho detto non so che mai, nel caso che non posso prendere da coso. No, seguilo il mio consiglio, perché questo qua del peso massimo ti salva la vita a trovare una cosa veramente compatibile. Non è una roba di poco conto. Boia, ma cosa è successo? Mi hanno ucciso Ida? Non me l'hanno uccisa, ma... Dai, sto cavolo di bruto. Ok. Fantastico. Ti immagini le isole in mezzo al Pacifico? Bellissimo. Sì, assolutamente. Però, allora, a me piace, è un posto che mi piace tantissimo, se parliamo di isole, sono le Azzorre, che sono portoghesi, però stanno veramente in mezzo all'oceano. E lì veramente sei isolato. Però, ripeto, ma la bellezza delle Azzorre, la faccio vedere per chi non l'avesse mai viste. Azzorre con 2Z. Allora, ecco qua. Cioè, le Azzorre sono veramente un paradiso terrestre, le Azzorre. Guarda, abbiamo... Che poi è bellissimo come sono fatte le Azzorre. Adesso, vabbè, queste sono cose turismo, quindi è ovvio che ti vogliono far vedere il lato, però ripeto, sono belle veramente. Cioè, vedere questo paradiso... Per qualche minuto, ragazzi. Tranquillo come Tino. Come quanto sono belle, cioè, guardate le immagini. Cioè, sono belle, proprio posti bellissimi. Cioè, per vivere, Jack, ce n'è una a 250 euro. È venduto su eBay, letteralmente non è una... E sono i sedili quelli lì... barbiere ma è da gaming questa roba?
te lo giuro. Ma ti credo, ma perché non devo credere? Ma scusami, perché non devo crederti? Ah, passo un po' il volume del gioco. Massaggiante, cioè, ma massaggiante, ma tu non devi essere massaggiato, tu devi essere teso, bello. Sì, bello teso mentre giochiamo. Dai, a questo punto pigliati la sedia da dentista, dai. Ti immagini? Allora, quella lì che avevo visto io qua su Amazon, sì, su Amazon, tu eBay. Aia, mamazza, non sono troppi. E quasi c'è, cioè è 99,90, 100 euro. C'è la consegna pure gratis. Ah sì? Ed è praticamente con il coso dove puoi allungare i piedi. Ma voglia, mi stanno uccidendo, aiuto. Non ha la come si chiama, cioè sai, dici i letto, eccetera. C'era sugli scapandi, perché ne vorrei avere una qui. Sì, ma coesione, sta cavolo di coesione, perché non riesco a far partire coesione? Non riesco. Io ho usato pronto soccorso, rianimi i compagni a terra. Evviva! Allora spara lì, se sei viva. Signorina. Oh boia, non ce la farò mai. È morto, signore, è morto. Ne ho trovato una pezzo uguale con i letto. Guarda che sto impazzendo perché sto cercando di comprarmi un letto e non si trova nulla. E tutta la roba dice da assemblare. Io mi metto lì a fare lavori da falegname, l'assemblo io, come no. Io non sto cercando un letto da una vita e non riesco a trovare un cavo. Te li danno da assemblare, e devi portarteli su te. Il suono di freezer, preparati. E poi sei un folle. Doppia preparati a finire carbonizzata. Forse questa è... allora, non hai coso per le gambe. Questo porca miseria. Cos'è il coso per le gambe? Sei un folle! Per allungare le gambe. Ma che ne allunghi le gambe? No, tieni da terra, non pigliare la lunga le gambe che sei scomodissimo se devi giocare alla Play. No. Io gioco da PC. Anche dal PC intendo, non ha senso. Non ti conviene pigliare le lunghe gambe. Io non lo prenderei mai, anche se fosse gratuito, ma non dire proprio. Perché veramente è più di disturbo che di... Comunque si sa, le sedie in realtà tecnicamente le sedie non sono mai male, sono sempre, di solito queste sedie sono buone. Sì, ma mi stanno ammazzando di nuovo sti bestioni. Ok, è andato giù. Ce ne vorrà a far sto trofeo, ragazzi, ce ne rimane. Allora, l'unica che ti ho detto è Jack, è quella lì che poggia i piedi. Ma dove sta Ida? Dove sta Ida? Non la vedo più. Che cosa è successo a Ida? Si è incastrata qua, guardala! Guardala, si è incastrata sta signora! Ma guardala qua! Si è incastrata! Ma porco cane! Ma vi sembra normale che non posso usare i poteri perché lei si è incastrata? Ah, che cavolo di giochi di bug sto gioco, porco cane! Scusatemi se vi lamento, ma non si può beccare tutti i bug del gioco. Non si può, veramente. No, che nel caso, Jack, non faccio come hai detto tu, perché... Ma per il tuo bene, No, ma di più è perché ne vorrei trovare una che c'è il secco dove va bene, Leonardo, buona preparazione, buona preparazione. Se vuoi puoi tornare dopo se c'hai tempo. Ci vediamo. Cos'è? Ma come faccio a affrontare sto bestione? È gigantesco. Ma di più, non vedo punti deboli, tra l'altro. Vorrei capire sta cosa qui, Jack. Tu non so se l'hai mai fatto. Il fatto del fatto del fatto? Non so cosa intendi. Il coso della wishlist di Amazon? Su YouTube. Su YouTube wishlist? Sì, dice che aspetta che mi ha fatto partire il sound un attimino. Grazie Leonardo. Qual è che dicevi la wishlist su YouTube? Sì, qua Amazon dice. Con Amazon? Sì, ma non ti conviene rivelare le cose private, secondo me. È vero che molti lo fanno, poi ovvio, se vuoi mettertela. Io non l'ho mai messa pubblica la mia, anche proprio mi piglio quei soldi quando ho qualcosa, ma sai che è la cosa brutta? Che col tempo
gran parte dei prodotti che a me interessavano non sono più vendita perché hanno fatto altri modelli e altre cose, quindi insomma molte delle cose che mi interessavano. Io di fatti ad esempio stavo cercando adesso mi è venuto in mente, voglio andare a vedere la mia wishlist. Grazie Carmelone, grazie per vedere cosa c'è messo lì. Però stavo dicendo, io avevo visto, cioè a me interessava un tablet, un iPad, dove vedevo. Ma certo che lo so. E ho trovato invece che sembra come si chiama? Una sorta di tavoletta grafica con schermo di Ecco i giochi del Nintendo 3DS. Volete vedere cosa ho messo? Volete vedere cosa ho messo io nella mia wishlist? La faccio vedere. Sì, a parte che abbiamo Kaiju. Appena finisce sta parte. Si stanno affrontando, ma tentacoli. A Jill piace questo elemento, tentacolati. Jill no, nel 3 c'ha la sua scena. 3 remake. 34 citazioni. Non è solo quello, in Resident Evil 3 proprio nel gioco c'è quella scena di quella creatura che gli infila questa specie di tentacolo in bocca e fa è tipo bruttissima quella scena. È disgustosa, la boccio al 100% quella scena lì. Non voglio vedere Jill soffrire così. Ma quindi non ho capito, questi devono distruggere praticamente sto coso sì. Per togliere il velo e quindi dare la possibilità ai Krogan finalmente di sì, esatto, proprio quello. Morton, is the cure ready? Yes, loaded for dispersal in 2 minutes. But Eve dead. What happened? Stress sampling, too intense. Too much trauma. Siamo al finale, le nostre scelte decideranno come va a finire questa missione. Ci concentriamo un attimo su questa per 5 minuti che vediamo il finale della missione. Jack, tu non so se hai detto. Sì. Ma io ascolto in realtà. Ciao Xinka, sei arrivato al finale della missione. È una missione importantissima, stiamo decidendo il destino dei Krogan. Ma Eva chi era? La robot? Eva è la signorina, la Krogan. Non è la robot, è una Krogan. Sì, è una Krogan artificiale. Solo 3 parole per te. Cioè, aspetta, noi abbiamo fatto tutto questo per salvare Eva. Per fare in modo di cosa? E adesso ce lo dice. Che bello vedere Xinkai. Dopo ti dico una cosa che riguarda. Ho pubblicato un video apposta perché era un video di un anno fa. Ho pubblicato oggi. Sì. Non è il finale del gioco, Non è il finale del gioco, è il finale della missione più importante fatta finora, visto che, cavolo, io però ci tengo. Guarda Mordin, chiude gli occhi. Cioè, no, ma quello che ti sto dicendo, Jack, è che avete fatto tutto questo, cioè abbiamo fatto tutte queste missioni praticamente per niente. Perché essendo che avevamo... No, stiamo per salvarli, cioè. Rex e Grund non potranno procreare, quindi comunque sì, possono, se lui sistema sta cosa possono, tranquillo. Ma sta cantando, cioè mentre tutto esplode lui va a salvare la... Io sto da lontano come tiro, è normale che il personaggio ha l'armatura rossa. No, gliel'ho scelta io l'armatura, esatto, gliel'ho messo come la mia. Che hai, io che non ho capito. Canta! Sento lontano. Ho la riduzione del rumore attiva perché c'è mia sorella che ha la musica accesa. Sì, fai bene. Dì a tua sorella di non rompere e di staccare quel... Prendi lo stereo e lo lanci fuori dalla finestra. Ma c'è sul telefono. Prendi il telefono e lo lanci fuori dalla finestra. Prendi il telefono. No, mi defenestra lei al massimo, mi defenestra lei il telefono. Le dici, hai visto l'ultimo gol di Cristiano Ronaldo? Come tira a fare la rovesciata col telefono. No, ma tipo prima un attimo ragazzi, è morto Mordin, ma purtroppo non c'era modo di salvarlo. Mi dà fastidio sta cosa che non può salvare i personaggi a cui si è affezionato. Mi dà un fastidio non voglio farlo. Io prima gli ho chiesto se ha visto il reel che le ho mandato riguardo al concerto. No, dopo siamo in scena come Tino, scusami, è troppo importante. Siamo concentrati io e Lio su questo finale, tanto che sta finendo la missione. Vediamo cosa succede a Eva piuttosto, se si salva.
È morta! È morta! No! Tutto sto casino. L'unica donna che avevano è morta. Ma che cavolo. Te l'ho detto! Questi praticamente avevi ragione te! Vabbè, andano in giro in altri modi. Ha salvato la specie, ma ha salvato la specie dove? Ripeto, che adesso questi comunque passano a miglior vita perché di una vacca non potranno fare. Magari, che ne sai, trovano un'umana disponibile per aiutarli a portare avanti la specie. Potremmo conoscerne una in questo gioco. Non per male. Krogan, bestione alto quanto un armadio. Ho visto coppie del genere. Sicuramente avrà il coso che sarà lungo quanto un tavolino. Ma non voglio mai. Vabbè, voglio dire. 5 secondi. Non c'è niente da ridere, Xiga. Glielo tagli, glielo fai a fette, e risolvi il problema. Che cazzo è un sushi? Che dici che la è un sushi di Krogan. Cos'è un sushi? È un sushi di Krogan. Mi spiace, non va bene. Era un buon amico, ha insistito lui. Comunque mi spiace per Mordina. È vero, mi spiace per Eva. Cavolo, ma sei provo. Adesso vi dico il motivo. Vi ricordate la ricerca di Mylon del 2? Io no. La ricerca di Mylon del 2 ti dà sta cosa, era una missione secondaria del 2. E sta missione secondaria del 2, anche se tu non la facevi finire in un certo modo, ti morrei. Ma che cavolo. Abbiamo finito con la missione. Pioniere, esplora una città perduta. Mi spiace, siamo stati da Sherry sul tavolino al sushi di Krogan. Vabbè, è stato lì con gli affettati. Lui vuole fare il macellaio nella vita. Il sushi di Krogan, poi lo cucina anche lui. Macellaio e pesce. Allora, altri problemi qui nel gioco. Ma perché abbiamo sempre tutti questi problemi su questo Mass Effect? Ma non è possibile. Ma non è possibile. Ecco, hanno mantenuto parte dell'accordo. Stringono la mano. Però adesso ciao Ice! Ti sei perso cosa? Ghiaccio? Vrex? No, ghiaccio? Vrex no, è con noi, è solo che adesso aiuta i Turian a fare la sua parte. Lo apprezzo molto, ci conteremo. Abbiamo risolto quei Turian, abbiamo risolto quei Krogan. Siamo tutti felici, andiamo a festeggiare. Che cavolo, immagino un ibrido tra un Turian e un Krogan. Sarebbe strano, sarebbe molto strano. Perché sera verrebbe fuori un tizio talmente muscoloso che un solo ceffone diventerebbe Pat Spencer dello spazio. Cioè praticamente i ceffoni, tu vedi questi cristiani che da fermo a fermo se vengono mancati, vedi la faccia venire. La morte di Mordi non deve essere stato facile, no, è un disastro. Riposerò quando sarò morto, brava. Però abbiamo finito una missione importante. Mi spiace, ripeto, io lo adoravo. Mordi, è simpatico. Oh, meno male che abbiamo spiegato la cosa del sabotaggio, perché se non spiegavamo la cosa del sabotaggio ci beccavano. Ci beccavano, ragazzi. Intanto quello 100% sicuro. Meno male che abbiamo salvato. Hai fatto bene a dirmi questa cosa, era importantissima. Dico 100% sicuro che gliela fa. Oh no, c'è un'altra scena dello spazio. Allora, faccio vedere la mia wishlist. Come... Aspetta, perché è diventato Silent Hill? Ce ne occupiamo dopo. Adesso fatemi vedere. Vedi che là c'ho la cosa delle liste missioni. Allora, guarda, queste missioni già. Vedi, tanto per dire, Project X Zone 2 l'ho aggiunto il 22 luglio 2022, non si trova mai. I giochi del 3DS ormai sono impossibili da trovare. No, su cosa? Su eBay qualche cosa la trovi. Sì, ma è vero anche quello. Poi abbiamo Wujan, i baffi cinesissimi. Baffi finti, anche se sono troppi colori per i miei gusti.
tecnicamente non hai la libertà di scegliere quasi finale. No, sì, allora con Mordi non puoi far nulla, però potevo salvare Eve se nel 2 avessi fatto una missione secondaria con un altro finale, però vabbè. Ho buttato via una ricetta. Poi guarda, qua è il green screen. Il green screen è adesso scontatissimo, però non è che me lo voglio prendere adesso perché non so ingombra nella stanza, però prima o poi un green screen. Ma io ti direi più check, lo sai cosa? Se tu vuoi prendere il green screen, prenditene uno di quelli che puoi aprire e chiudere. Perché questi qui non si può aprire e chiudere purtroppo. Ma costano tanto. Rimane aperto, quindi meglio uno che apre e chiude così che sì, quello un attimo che vado avanti con questa qui è utile, una USB 3.2, ragazzi, ho pensato prima o poi può sempre servire, ragazzi, un USB 3.2. Queste li trovi tranquillamente anche dai cinesi, ma sì, però io preferisco, no, ma sono più sicuro se le prendi da marche interessanti. Poi abbiamo ovviamente lo spray per chiaramente lo spray per pulire la roba. Zanzare. Ma che cazzo? Sì, infatti la voce di Lia non ci è piaciuta, ci ha spaventato, si è traumatizzato oggi. Sono stato traumatizzato. Okay. Traumatizzato come quindi no, non puoi scegliere tutto quello che vuoi. Il problema è quello che certi personaggi devono sacrificarsi. Certo che avrei potuto salvare io. Ora che ci sei anche tu. Prima ne stavamo parlando con Jack. Ho detto se dovessimo paragonare Xinkai come guarda. Rex ad una regione mi rifiuto io ho detto praticamente Rex sarebbe un siciliano. Se girato Jack che mi fa perché dovrebbe essere siciliano, io ho detto perché noi siamo degli tanto ti è saltata la voce io penso. Dicevo Xinkai il tacchino vivo ma c'ha 2 colli. Mi senti? Sì, ma non è okay. Di microfono, era proprio ti saltava la voce sul Discord, non era il microfono. Io ti sento la voce, ti sento bene, è solo che ti salta ogni tanto. Singai, non so se tu mi hai sentito prima. Comunque come ti stavo dicendo prima prima che arrivavi tu, io ho detto a Jack, prima che Singai arrivava io stavo parlando con Jack e io ho detto a Jack, ma non ti ho sentito, l'hai appena detto, ti ho appena detto la cosa. Io ti ho sentito. Ha detto le reazioni di Cometino. Ciao Baba! Ciao Baba! Adesso Cometino lancia il Dio fuori dalla finestra. Chat Baba! Gigante anche tu. Baba. Esatto, forza. Tifiamo per Cometino qua. Allora, comunque grande Baba. Che bello vedere Baba. Grazie Baba. Guarda, è un periodo incredibile questo. Sento la pressione che poi devo portare sto PC a sistema. Sai, ormai ho l'alimentatore che sta partendo tutte le mattine, accendo, fa un suono sempre più brutto. Un giorno sì, un giorno no. Un giorno sì, un giorno no. Poi lo devo spegnere. Sì, come tosa erba. Sta partendo l'alimentatore. Perciò penso a gennaio. Aspetterò a gennaio e lo sistemo. No, allora meglio cambiare subito. Non ti sento, Lio, perché ti sento lontano. Cosa è successo? Meglio cambiartelo subito, lo sai perché? Non posso, non accettano in questo periodo. Non accettano in questo periodo. Passano un bambino di corsa immagino. Sì, è sempre il solito bambino. E io vado lento, lui va veloce. E che il fatto è che volevo chiedertelo infatti. Che devo stare vicino. Comunque, come ti ho detto, Xingai Rax è letteralmente un corregionale, ecco. Perché c'ha la faccia, c'ha i comportamenti. Non lo so, è inquietante sta cosa. Beh, è solo il finale della missione, non è il finale del gioco. E ancora brucia un'altra volta. Ma io l'ho visto salvarsi. Che cosa bruci te? Basta bruciare, non fa finta di bruciare. Ma secondo me c'è sto ragazzo. Non ce l'è accesi, no? Ma qua sarà uno che veramente è bruciato in qualche missione che lei no, secondo me c'è che, come ti ho detto, secondo me aveva freddo. Questo qui può essere un figlio illegittimo, cioè che lei non ha mai conosciuto. No, perché ora che mi viene in mente non ci starebbe mai
Ma non possono infilare la cosa del figlio illegittimo, considerato che spesso la protagonista può anche scegliere di non avere uomini, può anche scegliere. Sì, ma ti vorrei dire una cosa, se ti ricordi nel secondo lei viene risvegliata. Cosa non gli costava a Cerberus di poter prendere Ashley non mi interessa. Ashley proprio non mi manca. Ashley proprio quando l'abbiamo lasciata andare là, proprio Ashley. Dico, cosa non gli costava a Cerberus di prelevare un sì, ho capito, un campione di DNA. Un campione di DNA. Perché tecnicamente mi sembra che veramente gliel'avevano preso il DNA di Shepard, mi sembra. E allora la mia sì, ma questo lei l'ha conosciuto, l'ha visto morire, questo non può. Allora, a breve diventa una sola entità come giù di C17 in Dragon Ball GT, è vero. È roba inquietante. È vero, hai ragione lì, è una cosa che possiamo capire solo noi che viviamo in Sicilia. È vero. Il fatto era proprio il tipo, sai, il tipo di viso, come si comporta, come anche la... Sfrutti l'occasione. Si è comportato. Alla fine della galassia. Ho capito che stiamo dicendo la verità. Oh, finalmente. Per una volta ha ragionato questo personaggio. L'umano Udina, sì, l'umano Udina sta facendo casino, lo sappiamo. Infatti Udina ultimamente ci sta proprio sulle scatole. Peggio del solito. Io vorrei far capire a sti imbecilli, perché sono degli imbecilli. Non capiranno mai perché sono proprio... Che lei è un coso, è uno spettro, porca di quella vacca Laida. Sì, lei sì. Niente. Loro vogliono controllarla, Ma uno spettro è più importante del consiglio. Tecnicamente no, tecnicamente lo spettro lavora per il consiglio, tecnicamente. Sti cavolo di umani, guarda, ma qua gli umani sono presi, catturati, purtroppo gli umani non sta facendo una bella fine a questo punto del gioco. Al momento stiamo perdendo la guerra. E la perderemo se non riusciamo a ottenere alleati. Alle 7. Ripeto, 13 minuti alle 7. Voglia di già, ma come vola il tempo? Ma lì ottieni lo stand di Dio Brando, di Jojo, e riavvolgi il tempo. Così. Sembriamo che poi YouTube se si chiama così il personaggio non è colpa mia. Si chiama così il suo nome. Guarda, siamo quasi alla quota minima, che non è neanche sufficiente. No, ma che fine ha fatto il Primarca? Cioè, non c'è più nessuno qua. Mordin è morto, Eva è morta, sono tutti morti. Cioè, disastro. Annunnaco, designazione di dei del cielo e della terra. E tanto mi arriva la chiamata spam a quest'ora, se non fosse tardi. Ecco, prenda un attimo, Max, ora che parli di chiamate, a mio padre continuano ad arrivare chiamate internazionali. Infatti. Allora le mandi a quel paese. Io cerchiamo di bloccarle. Ma continuano a richiamare subito. Ma perché questo numero? Sì, infatti. Non mi sbaglio. Allora, se non mi sbaglio, come dire, c'è un numero verde che aiuta a questa cosa qua delle chiamate spam. Ma che ci puoi fare? Tanto questi sono VoIP, li usano una volta e poi li buttano via e li rigenerano di nuovi. Non li puoi combattere, guarda, non puoi proprio combattere. No, ma io posso tirare talmente rotti i coglioni con queste chiamate spam. Ma non puoi farci nulla. Anche a me danno fastidio, è peggio di una volta. Una volta ti chiamavano ogni tanto, ti rompevano le scatole ore di pranzo o cena. Ora qualsiasi orario. Anunnaki chiamano dal cielo, guarda, se sono loro va bene, se sono divinità che ci chiamano. Comunque Baba ha promosso Outlaws, meno male. Io Baba invece mi sono comprato i vari Mortal Kombat con fare cuccioli. Vrex. Vrex dice tornerò a far cuccioli, visto, è contento. Ha detto, sì, Vrex figlierà in eterno. Vedi che dato che avrà trovato qualcuna con cui sapevo io. Eva ci sarebbe stata utile, vero? Peccato. Comunque sono le 7:10. Sì, lo so. Il comandante c'è per il suo arrivo, non capivo come la sua partenza fosse un mio generale. Ora Palavera speranza in più, sì. Dalla Tras. Comandante, disapprovo totalmente le sue azioni perché ho salvato i Krogan. Mi sono illustrato le conseguenze. La morte del nostro scienziato è sempre per causa sua motivo di ulteriore cordoglio. Molto tragico per me. No, guarda, babà, se ne posso dire, mio padre stamattina l'hanno chiamato dal Portogallo, altre volte dalla Francia, mio padre. Sì.
Vabbè, ma tanto sono VoIP, magari ti chiamano dall'Italia usando dei numeri internazionali, A me chiamano dai Paesi Bassi tantissimi, veramente, anche a me. Paesi Bassi tantissimi. Ghana no, Londra sì. Tipo, a me l'ultima volta mi è capitato su WhatsApp un numero che ha il prefisso più 62, che io diciamo ho messo che silenzia automaticamente le chiamate dai numeri sconosciuti su WhatsApp. Come Tino ha la giacca termica che lo protegge dalle radiazioni date dai numeri stranieri. Spara laser dalla bocca, ricordiamo come Tino spara. Ma che cazzo, ma tu quante cazzate ti invento ogni giorno? Guarda, per farti felice tante. Un attimino, cosa dice una passeggiata? Io non pilota, ciao. Dice che ha ragione Engineer Donnelly. A parte che copri anche tu i sottotitoli con la web. Anche lo so, io sto guardando. Ma tanto vanno anche oltre la cosa. Cosa? Quindi cosa devo dare giù? Allora che cavolo devo fare? È complicata sta roba. Diamo ragione a Donnelly. Diamo ragione a Donnelly. Mi piace l'idea che la IA sia un'estensione della nostra coscienza. A me ogni giorno, anche 2 volte al giorno. A me anche 3 o 4. Anche a me baba, anche a me. Ma è una roba terribile. Poi ripeto che ormai sti cavoli numeri non so dove li trovano. Ogni volta che tu attivi i cookies di quei siti di e-commerce, loro ti pigliano, ti vendono i tuoi dati, alcuni, non tutti, chiaramente quelli un po' meno civili, diciamo. Purtroppo è così. Quelli un pochettino più cattivi. Erano proprio cattivi, magari meno, ma insomma anche quelli grossi potrebbero fare uno scherzo del genere. Quelli meno vino. Un problema con i motori? Oh no, che succede? Devo comprare qualcosa? Oh mamma, un problema ai motori. Altrimenti alla fine gioco se succede qualcosa di brutto se non lo risolviamo. Non ne sopporto più questi spam, blocco e segnalo, anch'io, baba, ho appena fatto la stessa cosa, anch'io, blocco e segnalo, ma non... Io non rispondo neanche, baba, quando numeri stranieri, blocco e basta. Che poi sapete che se voi dite sì, quando rispondete, il vostro sì, la vostra voce può essere usata per dare consensi, dovete stare molto attenti. Noi, se rispondete silenziosi, o dite pronto, ma proprio alla veloce, senza far riconoscere la voce, perché purtroppo anche molti modelli di IA spam vengono addestrati con la vostra voce. Voi non dovete dargli la vostra voce, non parlate, non fate dei discorsi, non dite sì chi è, non dite sì, mai dire sì, perché ormai oggi si può campionare la voce. La comprerò. A Cittadella? Andiamo alla Cittadella per la gioia di bella gioia. Mancano 17 minuti, ripeto, mancano 17 minuti. Non 17, 7 minuti. Ma sei ubriaco o cosa oggi, Carmelo? Calmo! Come Tino! Sono calmo! Secondo me invece dell'aspirina si è preso il suppostone. No, chiedevo a Carmelo se è ubriaco o cosa, perché fino a poco fa ho detto che erano le 7 meno 10. Ma il tempo va indietro, ha ragione Dio. Io non leggo il nome del contatto, non rispondo nemmeno, ma neanche io. Infatti le mie amiche dico sempre, avvisarmi si cambia il numero. Sì, è una cosa giusta da dire agli amici. Soprattutto perché... ancora? Raga, potrebbe essere magari come Tino che... Ma va, fanculo, va. No, parolacce. Questi numeri così. No, le parolacce. Mi fai scherzi da caserma. Ma vai mona, va là. Esatto. Jeff, mi raccomando con le parolacce in chiamata, sempre come Tino e Lio. Attenzione, diciamo anche loro. Che ho deciso se mi scappa. Ma come Tino devi dire per indina, poffa e bacco, queste cose del genere. Simone, vabbè. Simon Pietro e Simon Marco. È colpa di Carmelo se mi scappano le parolacce, se sono in chiamata qui su Discord. Lo capisco che io ti fa scappare le parolacce, però sì, certo, serve a scaricare la colpa su di me. In che senso on fire, baba? Come ti scatenato perché sta prendendo fuoco. Qualcuno prende un estintore, abbiamo come Tino on fire, aiuto. L'effetto del prendere te con Alexa, va là.
Ma sai, lo capisco, ma anch'io sono contro il politicamente corretto, lo capisco, però ripeto, è che poi mi fanno il mazzo a me tutte le volte, i sottotitoli mi dicono che non posso convertire perché c'è una parola, è sempre così. Ma di che cacchio stai parlando, Carmelo, orco baba? Non ci sto parlando più nostra. No, c'ha ragione, dice che tu sei politicamente scorretto, tu sei un ribelle, come Tino c'ha il piercing sulla lingua e dice... Ma non ho neanche un piercing, vacca boia. Al massimo c'hai il tatuaggio, c'è il tatuaggi, al massimo per Carmelo. Quelli dei mercenari, quelli che vedi nei film, che hanno sempre i cattivoni. Adesso me ne sono accorto che c'è il gatto dietro di te. Sì, hai reagito. Nel video che ho pubblicato oggi c'era il mio Neve, nel video che ho pubblicato oggi, che l'ho fatto per Xinkai, volevo dirtelo Xinkai, prima che succedessero tutte quelle scene, ho pubblicato il quarto ultimo video che avevo registrato mesi fa, che è quello che riguarda appunto il buon Final Fantasy XIV, che era il mio tutorial. E vi faccio vedere in diretta una cosa molto 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 carina, se mi date un attimo di tempo, che vi faccio vedere ovviamente senza audio perché posso anche abilitarlo l'audio, ma sembra visto. Guardate, vi faccio vedere. Guardate qua chi c'è, c'è Neve, visto? Guardate sul letto, c'era mitico Neve. Aspetta, cazzo devo? Vedete? Chi è che sta telefonando? Questo video era il primo video che faceva vedere i combattimenti, quindi spiegavo, io voto come Tino, ma anch'io come Tino, presidente, assolutamente. Come Tino gli dovrà donare una galassia, la nostra galassia. Ma non è che non vedo nostra, dove cazzo sei il telecomando? Presidente di sta ceppa, come dire, presidente di sta ceppa. Aspetta, ciao Neve, ci mancherà Neve, purtroppo l'ho registrato prima di giugno, quando avevo ancora quel cavallo di legno per i gatti, perché i gatti ci saltavano sopra il cavallo di legno, adesso non ci saltano più, quindi l'ho tolto. Ne sono rimasti solo 6. Comunque se magari togliessi la chat della web... hai ragione, la chat non ho pensato, aspetta che l'ha disabilito. Hai ragione anche te, ok, guarda. Qui si vede proprio che si gira lui, vedi che si gira e guarda la telecamera, visto? Manca tanto Neve, veramente, manca tanto. L'ultimo video con Neve che vedrete, perché questo video non sapevo neanche di averlo, ho detto, ma già è vero, io ne ho pubblicati 3, non 4. È stata l'ultima missione con Neve, questa che ho fatto, perciò è un po' triste. Molte missioni con Neve. Presidente di Nibiru. Presidente di Nibiru, esatto. Fa tutti i posti proprio di Nibiru. Sì. Ma lo mandiamo su un pianeta. Lui visto che è abituato a prendere supposte il comedino, perché adesso c'è una supposta qua, si piglia una bella sonda e va su Nibiru, mi sembra giusto. La sonda la uso per passare i fili nelle scatole. Comunque, oggi era successo durante Astrobot un'altra. Quale scena, Baba, di Astrobot? Quale cosa era successo durante Astrobot? Quale? Delle tante cose. Sì, Neve, non so se abbiamo il comando su Neve, però Neve ci mancherà. Dicevo, oggi abbiamo fatto la cosa del tacchino solo per dire, noi non siamo americani, però abbiamo passato un pomeriggio insieme e io ho detto, se siete grati di qualcosa e volete condividere... È una versione o no di una leggera somiglianza? Poi che altro mancava che non mi ricordo più? Fra il tacchino e il cometino? Sì, c'è una leggera somiglianza sul tacchino con il nostro carissimo. Wise. Sì! Al becco! Il becco di Cometino! Al suo becco! È vero, è il becco simile a quello di Cometino, è vero? Mettilo di profilo a Cometino. Ma anche la cosa che sto col tacchino a 2 colli e una terza gamba dietro? No, scusami una cosa, Max, ma chi è questo cazzarola che hai nella classifica accanto alla webcam? Ma chi? Sei uno che si è iscritto a YouTube. È uno che si è iscritto a YouTube. Non lo capire. Si è iscritto ieri, 2 giorni fa, scusami. Scusa la gatta, la gatta è simpatica. Ah, la gatta, sì, è lei, è la Wise, è sempre la Wise. Vabbè, non è che adesso ho tanti gatti, perciò sono sempre loro che vengono di qua. A proposito di tacchino, il mio gatto sembra un tacchino, il buon Agito, ci somiglia tanto al tacchino, guarda, Agito, sembra un gatto tacchinello. Ah, boia, devo salvare, che mamma mia, mi spiace già staccare, ragazzi, ma sono già le... Questo è il cecchino, non il chicken! Ma vai come c'è che Max presenta Resident Evil 3? Cosa?
No, ignora. Qui c'è la scena famosa, il disegno di Jack LeMarc che stringe la mano alla gallina, la famosa scena. È successo, il famoso accordo... È scritto con foto. Non credo che abbia una foto. È il famoso accordo di Wall Street tra la gallina e Don Jack. Tra la famiglia Leone e la famiglia Pappagalli. È Duolingo Spider, la versione Duolingo che ti insegna a riconoscere i ragni. Guarda, questa qua la fa come Tino per allenarsi. È una tarantola. Lui per conoscere meglio i come il sax guy. Non è una brutta cosa. Ecco, Evil Polaretti, attenzione, questi sono i peggiori nemici di Leo. Il Leo lui ha paura di notte nei suoi sogni tormentati. Lui vede l'Evil Polaretti leader che lo insegue con quel ghiacciolo sulla testa. No, Astrid Love vince la classifica. Al comando di questi Evil Polaretti abbiamo Cometino. Io ve lo fa vedere una cosa, perché io sto sempre sperando che si vedano i cavalli, ma non riescono mai. Mi dice Fallout, che ci sono i mostri che non esistono su Fallout, questi mostri qua. Però è molto alla Fallout questo design, bisogna metterlo. Sephiroth che salva Eris, è una storia... Ma ciao, grazie Baba, domani invece vado su Medieval, domani è il giorno retro gaming, baby, domani è veramente il giorno retro gaming. Vede l'orecchio di Cometino. Oltre a Shadow, Neve e Blitz, chi è che è venuto a mancare? Ragnetto! Ragnetto, ecco. Cometino, sei un coso, sei una... Ha aperto la ferita, la piaga, come quando... c'è una ferita qua... preme col dito. Perché sto sentito male per un attimo. Ho detto che ha aperto la ferita nella piaga. Dicevo, guarda, come se io vedessi Cometino dal vivo, direi, guarda, mi fa male qua, c'è una ferita aperta, e arriverebbe lui col dito a schiacciare sulla ferita aperta. La piaga fa male. Cometino fa queste cose a tradimento. Ragazzi, mi fate un po' scrivete sogni d'oro, va là, così li dà. Cometino, dovete sapere che a volte si mette che ti piace, Cometino, una, come si chiama quella roba, quella circolare che scava, avete presente? Come si chiama? Aiutami Leo, tu che sai, quella per scavare sul terreno, quella roba, quella tipo che fa i buchi. La trivella? Trivella, sì. Cometino si mette una trivella sopra il naso e quindi può andare in giro a trivellare col naso. Va a cagare. Diventa uno dei cattivi dei sono le città del mio romanzo, di Sea Shark. Sì. Diventa uno dei cattivi di Sea Shark. Sembra un po' Skyrim, ma coi fulmini. È bellissimo sto posto, bellissimo. È una sorta di piana dei lampi. Comunque Xinkai, dicevo, quindi quel video l'ho fatto per te perché sulle prime battaglie ti spiega le prime due abilità del paladino, cioè del gladiatore, come si chiama adesso, quindi bella cosa, veramente, potrei vedere, cioè è utile, perché all'inizio del gioco io penso che la persona ha bisogno di essere accompagnata, dopo non capisce, la persona capisce. Tra l'altro io dico, secondo me è ovvio che Final Fantasy continuo a pensare che a livello di scritte andrebbe fatto in inglese, perché l'inglese è molto più corretto. Io ho visto delle robe, perché ho visto gente che gioca in tedesco, ma hanno dei nomi, cioè Der Club CG, una roba, cioè hanno dei nomi. Che banana. Il re dei Muguri, Kralingite, ma che è Kralingite? Cioè... sono un po' uomini e un po' squali. Guarda i gatti che volano. I gatti gatti neri che volano. Non sono tutti uguali. No, adesso mi canta. Nella scena c'erano i gatti che volano nel vento. Comunque, anche il gattino. Quattro cometini all'orizzonte. Siamo tornati all'abitante della Luna. L'abitante della Luna appare sempre, è inquietantissimo. Grazie Jack, questa mattina guardavo il tuo video mentre facevo colazione, rilassantissimo. Sì. Io invece quello che ho pubblicato oggi, l'ho pubblicato al pomeriggio, era quello lì finale, che fa le battaglie. Sì, è rilassante. L'obiettivo era riferito ai giocatori. Preparati che venerdì beve il buon vino di Cometino. Dai ragazzi, vado in conclusione perché è tardissimo. Venerdì, ma il prossimo mi intervistano.
Ah già, è vero, ti intervistano. È vero. Si farà il look dei cantanti dei Kiss, sarà il look da Kiss. Sì, bello, dipinto in quel modo così. È un nemico, diventa un nemico di Kinnikuman. Jack, vedi, noi due diventiamo famosi. Ma io non sono famoso. Perché lui non viene intervistato. Come Tino in realtà è lui che... Come Tino va dalla De Filippi in realtà, lui va sempre a fare il tronista. E soprattutto fa anche i servizi in piscina. Tutti deve fare in... ecco. Dai, come Tino è ovvio che va dalla De Filippi a fare il tronista. Si sa. È interessante questa situazione, Jack. Vabbè, ma lo sanno tutti che come Tino fa il tronista, lo sanno tutti. Cioè, ma va a cagare, guarda. Lui dice sempre che li odia questi programmi e poi va a fare il tronista uomini e donne. Mentre gioca Fortnite Io odio quel programma di merda. E gioca Fortnite dalla De Filippi e fa vedere le strategie e anche i balli di Fortnite. Fa tutti i balli di Fortnite. Stardazza quanto ti pare, Xinka, stardazza quanto ti pare. Non ride di te, Xinka, ride con te. Xinka è positiva, lei non ride di te, lei ride con te. È una cosa positiva. Lei ride per te. Sì. Guarda Sephiroth che fa lo scherzo a Iris. Sbuco dall'alto. È andata così su Rebirth, vero? Come è andata così su Rebirth, sì. Ha fatto scherzone. Proprio così. È andata proprio in quel modo. Raga, occhio. Raga, rendiamo ma che Xinka si sente male. Come Tino sono dalla tua parte, certo. Ti proteggerà da lì o facendo quelle non sono come Tino. Ma poi come Tino si sa difendere da solo con la trivella sul naso, ragazzi. Con la trivella sul naso. Quelle sono le pere della signora. No, che pere? Non parliamo di Roma con 2 O. Non parliamo di frutta. No, a Roma con due pere. Ma non sono pere, sono città, sono edifici. Ecco, perché siamo tornati al 2060? Secondo me sono casuali. Che significa? C'è che sono edifici con le pere? Tu non hai visto. Tu non hai visto. L'edificio con Reggiseno, con una quarta di Reggiseno. Cioè, che cambia. Ma Iris non è così. Non è così. Edificio con le pere. Sei sicuro che Iris non è così? Assolutamente. Però sta cazzata che spera ti spediscono nell'ufficio. Non ho un ufficio. Vabbè, ragazzi, è tardissimo. Stiamo dicendo boiate da 10 minuti. Dobbiamo staccare. Grazie mille. Grazie a Lio, grazie a Contino. E ovviamente buon ringraziamento a tutti. Ma tu sei cominciato a sparare cazzate. È 2060. È già il 2060, vedi? Siamo qua. Sono passati anni di emozioni pure, ecco qua. Sì, così pure. Sì, ecco qua, va bene. Comunque stacco e grazie ancora della compagnia e grazie e buona cena a tutti.